Ciao a tutti, amici, amiche. Ciao amanti della pizza. Ciao, non so se mi state vedendo o meno, non ho la più pallida idea. Io parlo, poi chi c'è, chi non c'è, non c'è. Allora, lo ridico. Ciao amanti della pizza e bentornati nel mio canale. Lo dico anche in inglese. Welcome back pizza lovers and this is my channel. I am Gigi Attanasio, sono Gigi Attanasio e spiego come fare la pizza. Ciao a tutti, ciao Vincenzo, mi sentite, mi vedete? Fantastico ragazzi, mi sentite, mi vedete, sono contentissimo. Allora, pronti via, facciamo un giro di saluti. Allora, Alberto Rossi, ciao, ciao Stefano, ciao Adriano, ciao Raffaele, Vincenzo, Luca, Antonio Pascarella, questo nome mi dice qualcosa. Alberto Rossi, Antonella, Paolo Pipolo, volevo la live pure io, ma no, la faccio domani, meglio così, sì. Francesco, Guccio, FTV, W, Adriano, Giuseppe. Ah, ok. Allora, vedete un po'. Allora, ragazzi, dipende da tante cose. Però, prima di tutto, signore e signori, ecco a voi il bimbo. Questo è l'Unicoda, è il modello normale, quello piccolo tra virgolette, insomma, è la stessa dimensione di un rock box, quindi fate una pizza normalissima, non fate una pizza a ruota di carro. E poi c'è l'Unicoda 16 che avete visto nei vari spot su YouTube e che Antonio che ci segue, Antonio di Malati di Pizza, ci ha fatto vedere, ma lo stesso Vito Jacopelli ha fatto, penso, la presentazione. Io non ce l'ho, però vi faccio vedere il cugino più piccolo, il fratellino, perché come tipologia di forno siamo lì, c'è una differenza sostanziale e sta nel bruciatore. Vedete, il bruciatore dell'Unicoda normale è in fondo al forno, mentre invece nell'Unicoda 16 il bruciatore è a L, quindi significa che il fuoco è sia in fondo che di lato. Che cosa significa per le pizze? Significa sicuramente maggiore potenza, ma significa anche che c'è bisogno di maggiore attenzione. Personalmente sono un po' scettico perché credo che delle pizze molto grandi rischino di più rispetto a delle pizze più piccole, perché anziché bruciarle su un solo lato si rischia di bruciarle su due lati. Allora, leggiamo un po' di domande. Io ho il computer lontano, non ci vedo bene, infatti ho pure gli occhiali. Ciao Josie, ciao. Sarebbe bello vedere l'impasto come viene fatto dall'inizio alla fine per questo tipo di forno. Quale idratazione scegli? Ragazzi, questa è una bella cosa perché in realtà io utilizzerò dell'impasto avanzato da ieri e l'altro ieri. Quindi un impasto da circa 48 ore e un altro di 36 ore. No, che ho detto? No, ho detto una sciocchezza. 48 ore di più, 72, con delle farine che non c'entravano proprio niente, quindi il rischio è che pure si bruci o che si rompa, non lo so, infatti devo fare molta attenzione. Raffaele, ciao, il biscotto saputo per il coda, non sono riuscito a sfruttarlo bene. Ragazzi, io credo che il biscotto sia troppo per il coda, credo che per la tipologia di forno va benissimo la pietra incordierite che monta quando esce di fabbrica. Ciao Stefano, come funziona l'attacco della bomba? Vabbè ragazzi, è una cosa alla volta e adesso voglio stupirvi direttamente con effetti speciali. Qui trovate il mio lavoro, il mio tavolo di lavoro. Qua abbiamo del pomodoro, si vede un po', vediamo se riesco, ecco qua, vediamo se forse così vedete meglio. Ok, qui abbiamo il pomodoro, mozzarella, tutto rigorosamente avanzato da ieri, pecorino romano, basilico non è avanzato, è nuovo, e via. Adesso se vi faccio vedere i panetti vi scioccate, perché appunto essendo panetti decisamente vecchi, chiaramente sono tutti spatasciati perché io li ho lasciati in frigorifero, non li ho lasciati fuori, perché altrimenti vi lascio immaginare in che condizioni si potevano trovare. Quindi adesso, amanti della pizza, inorridite perché vi faccio vedere come sono inguaiati i panetti, ma semplicemente perché li ho lasciati in frigo e li ho messi uno sopra l'altro e quindi si sono già appiattiti. Ma questo non è un problema, li recuperiamo subito, ok? Quindi prima di tutto, che cosa dovete fare quando
vi trovate con dei panetti in queste condizioni pietose, dovete, quando lo raccogliete, vedete, dovete cercare di rifare la forma, vedete? Mi sono aiutato con la spatola per far sì che l'impasto ritornasse alla sua forma originale, quindi questa. Adesso lo metto nel contenitore nella ciotola con la farina o la semola, ok? E quindi vedete che lo abbiamo in parte recuperato. Dico in parte perché va fatto anche questo servizio, quindi questo generalmente si fa quando magari a fine serata i panetti sono collassati e facendo così voi recuperate perlomeno la forma, ok? Allora, leggiamo un secondo due considerazioni. Come funziona l'attacco? Mare di divertimento, buonasera. Ciao, mare di divertimento. Si può abbassare la fiamma del bruciatore? Si può abbassare tutto. Adesso vi faccio vedere. Ho messo proprio la telecamera direttamente da qua, la telecamera che guarda l'unicoda, e quindi vedrete proprio in tempo reale che cosa succede. Questo non ve lo fa vedere nessuno, ragazzi. Nessuno vi fa vedere telecamera sull'impasto, sul forno, diciamolo, perché voglio farvi vedere i singoli dettagli, perché voglio che capiate tutto. Non devono esserci segreti, ragazzi, non esistono i segreti, sono sciocchezze. Tutto si può riprodurre, l'importante è capire i processi che ci sono dietro, perché voglio che voi facciate una pizza napoletana a casa e che la condividiate con i vostri amici, le vostre famiglie, perché la pizza è gioia, l'avete detto voi nel sondaggio che vi ho mandato. Allora, leggiamo dopo le domande, ragazzi, così mi concentro sulla pizza, ok? Non si può usare dentro casa, a meno che voi non abbiate una cucina tipo 80 metri quadri come la cucina che sto usando adesso, 2 finestre aperte, un bel rilevatore di monossido di carbonio e una certificazione da parte di un ente preposto. Ma guardate qui chi ci ha raggiunto! Fatti un po' più indietro, che se no non ti vedo. Mi sa che devi prenderti lo sgabello per farti vedere. Abbiamo un ospite speciale, l'ospite speciale si chiama Alice, molti di voi la conosceranno, lei è mia figlia, che mi aiuta a fare tutto, mi aiuta con le pizze, mi aiuta... Eccola qua! Ciao Alice, saluta i nostri amici. Ciao! Amanti della pizza, specifichiamolo. Però oggi non posso stare a lungo perché devo andare a farmi la doccia. Ok, ragazzi, quindi la cosa si fa seria. Interessante. Io però... Oh. Sì, però invece le mani sporche di slime, ti prego, non le mettere così. Te le sei lavate, va bene, dai. Ci vuoi presentare la tua nuova amica per caso? Prima di lasciarci alla pizza? Sì, questa è Vanessa. Vanessa, ok. Ed è un? È un mongi. Mongi. Cioè è metà Yeti, metà mongi. Allora è un Yeti mongi. Però dentro... Che cosa contiene? Una pizza? No. Sto coso piccolino qui. Ok. È un altro mongi. È un altro mongi più piccolo, che è uno Yeti, per capirci. Sì, però ha freddo. Ha molto freddo, perché quando ha freddo diventa blu, quando invece sta bene L'hai è bianco. ieri? Sì. Che ha cambiato colore. E sì, questo si chiama Shivers perché tremate da così. No, trema. Va bene Alice, io direi di riprendere la preparazione, perché abbiamo fatto questa interruzione in pratica pubblicitaria. E quindi, allora... Non è una pubblicità. No, per modo di dire. Allora, adesso voglio far vedere, leva ste mani da qua, come si fa quindi a stendere. Allora, io non sono sicuro che il panetto possa essere bello resistente, quindi nella stesura faccio molta attenzione. Vedete, non insisto al centro, ne lascio un pochino, perché quando poi andrò ad allargarla, in questo modo farò in modo tale che non si strappi al centro. Giustissimo, sì, proprio giusto. Vi faccio vedere lentamente, quindi non vi aspettate delle mirabolanti evoluzioni come il maestro Coccia, non ne sarei comunque capace, ma a maggior ragione adesso, che questo panetto è molto ma molto delicato. Si bolla. Quindi, io adesso, vedete, la cosa importante... Alice, ma perché stai prendendo la mozzarella? Puoi assaggiare.
Dai, lasciaci fare questa cosa importantissima. E vuoi salutare i nostri amici e ritorni dopo a disturbarci? Sì? Ok. Ciao. Ciao, ok. Buonanotte. Ecco, allora riprendiamo, ragazzi, voi lo sapete, è così qui a casa mia, insomma, è a casa nostra in realtà, succede questo, succede che ci sono queste incursioni, una volta non di ti Alice, vedono. no, una volta di Alice, una volta di Mary, quindi ci saranno incursioni varie. Va bene? Saluti? Ciao. Dai. Ok, allora, ma tu dopo la pizza la vuoi, Alice? L'assaggio basta che non metti il panino. No, non lo metto il parmigiano, non lo metto. No. E guardate le bolle qua, vedete? Ok. Allora, secondo me, secondo il mio modesto avviso, è anche bella larga per come il panetto può essere debole, ok? Io non lo allargo di più perché tanto possiamo farlo direttamente sulla pala. A proposito di pala, ve la voglio far vedere perché l'Unicoda ha le sue pale. Eccola qua. Questa è la pala che va bene per questo Unicoda, chiaramente piccola per l'Unicoda 16, a meno che non vogliate fare una pizza in miniatura. È davvero una bella pala, c'ha questo manico che non si riscalda, quindi è davvero interessante. Soprattutto l'impasto non si infila in queste scalanature, ok? Ma vediamo un po' come usarla. Allora, io prendo la pala e metto un pochino di farina, proprio poco, ma tanto va benissimo perché essendoci buchi la farina poi casca, ok? Però questo allo stesso tempo ci dà modo di far scivolare la pizza bene, soprattutto questa pizza che è davvero delicata. Ok, mettiamo la pizza qua. Prendiamo questo pomodoro, sempre un cucchiaio abbondante e un po', potrebbe essere e mezzo, ok? Una cosa importante che dovevo fare che non ho fatto, cari amici, è stato controllare la temperatura, perché se andiamo oltre i 400 diciamo che non va proprio bene. Allora, attacco questa telecamera, questo audio. Perché con questa tipologia di forni che hanno la pietra refrattaria, quindi in cordierite, eh, insomma si riscalda velocemente, ma tende anche a bruciare velocemente. Quindi io vi consiglio di infornare intorno ai 380 gradi, 400 al massimo. Io dubito che adesso la temperatura sia scesa, però allo stesso tempo devo mettere la pizza in forno perché sennò si attacca sulla pala. Vediamo, adesso provo a misurare. 400, sì dai, si può fare, si può fare. Allora, e adesso metto un filo d'olio. Spero si veda bene, ragazzi. Poi ho promesso ad Alice che non avrei messo il parmigiano, il pecorino, quel che è, e credo che in molti di voi festeggeranno questa cosa, visto che non amano questa variazione. Ok? È pronta. Magari no, facciamo così. Io levo il microfono, attacco questo.
Ragazzi, mi sentite adesso? Scusate. Ok, scusatemi. Allora, ragazzi, perché avevo messo la telecamera della macchina fotografica ma non si sentiva, perdonatemi. Allora, ho messo la pizza qui, si sta già gonfiando e come ci insegna il buon Sergio Mura, vedete già si sta bruciando, facciamo la tecnica dei quadranti. Cominciamo ad aumentare un po'. Ok, sto bruciato c'è perché in realtà quando ho fatto scivolare la pizza è scivolata vicino alla barriera metallica che sta lì a protezione del fuoco, quindi dovete sempre tenere in considerazione questa cosa, che c'è, se attaccate la pizza troppo vicino a quella barriera metallica chiaramente succederà questo, quindi tenetelo sempre a mente, non fate come ho fatto io. Qua adesso si sente, giusto? Ok. Faccio molta attenzione perché ragazzi è da un anno che non uso sto forno e quindi ho paura di fare sciocchezze. Aumentiamo un altro po'. Mi sembra fatta. Ok, secondo me è fatta. Alziamo qua. La vediamo subito. Brucia. Ecco qua, allora, questa è la pizza, vediamo un po', non ho voluto spingere troppo il forno sinceramente o la pizza perché dovevo un po' rifarmi la mano perché in realtà come vi ho detto è da circa un anno che non lo uso, da quando ho fatto praticamente i video dell'anno scorso, quelli che trovate su YouTube, sul mio canale. E vediamo che è successo, dai, proviamo a fare la prova del taglio. Scusate, allora nel frattempo leggo. Puoi mettere il link della pala in descrizione. Sì ragazzi, poi dopo a fine diretta metto tutto in descrizione. Non vedo mai spazzolare la pietra, ma perché? Non ho in realtà la spazzola, però basta in realtà la temperatura alta per pulirla. Vediamo, domanda, come mai non usi il palino tondo per girare? Antonio, non uso il palino tondo per girare perché in realtà ho provato, diciamo, voglio far vedere con quella che è è la condizione proprio classica di tutti, cioè non credo che tutti abbiano un palino tondo per girare, soprattutto un palino così piccolo, perché a differenza dell'unico da 16 dove il palino va benissimo, qua hai bisogno di un palino davvero piccolo, perché il forno comunque è piccolo, perché se vuoi utilizzare il palino che uso normalmente nei miei video dell'ardore è impossibile, cioè fate un macello e anzi poi spingendo col palino rischiate di muovere il forno a destra e a sinistra e quindi da un punto di vista della sicurezza non va bene. E poi comunque diciamo che questa è la modalità di cottura che loro consigliano, quello dei quadranti. Vabbè, allora bando alle ciance e vediamo un po' com'è la pizza dentro. Allora, a livello di colore, sì, questa piacerebbe a mia moglie perché non è particolarmente bruciata, a esclusione di questa parte qua. Ma vediamo sotto, io sotto temo l'imbarcata, come disse
come disse il Barcellona con il Bayern. Questa è per gli amanti del calcio. Infatti, ragazzi miei, aspettate che non vi sto facendo vedere. Allora, vedete qua, questo non va bene. Perché si fa questo? Perché si fa questa corona nera? La corona nera si fa perché, come avevo detto prima, avevo lasciato il forno troppo caldo, quindi è sceso di botto dai 460 ai 420, ma in realtà conservava ancora tanto calore, e quindi questa è la parte quando la pizza sta più vicino al fuoco. Quindi poi girandola, chiaramente la pizza si riscalda e si brucia lungo questa parte. Ovviamente la parte meno bruciata è quella che per ultima è arrivata vicino alla parte del fuoco, vedete? Perché ha fatto tutto il giro, e questa qua poi è la parte che si è salvata. Quindi questo non va bene, ragazzi, questo non va fatto bene. Quindi possiamo forse intitolare questo video come non cuocere una pizza nell'unicoda. Quindi bisogna fare attenzione alla temperatura. Quindi per cui io mi levo ecco qua. Ok. Guardate chi ci sta. Ho sentito il profumo della pizza. Guardate chi ci sta, guarda. Dove siamo? Sulla 1, sulla 2, sulla 3? Sulla 3. Ciao ciao. Che è successo a sta pizza? Si è un po' bruciata, non è come piace a te. Cioè, sotto Però sopra era bella. si è fatto un po' così. È perché devo ancora aggiustare le temperature. Per caso la vuoi provare? Facciamo la prova del taglio. Ed ecco a voi la prova del taglio. Allora, faccio uno strappo alla regola perché oggi non posso mangiare carboidrati. Grano. No, grano. Ah, grano. Sì, oggi questa è la settimana no grano, però un pochino l'assaggio. Allora, non sono contento con l'alveolatura, però questo, ragazzi, dipende dal tipo di farina che ho utilizzato. Ho dovuto usare una farina irlandese. Fa freddo qua. Fa freddo, eh? Sì. Una farina irlandese, quindi questo non mi ha aiutato, non è diciamo, è una farina buona, per l'amor di Dio, però insomma rispetto ai miei soliti video con che ne so, l'ardore e soprattutto con le altre farine, questo è il risultato. Ok, Mary, vuoi fare per caso la prova dell'assaggio? Sì, dai, assaggiamo. Ecco qua, ti. Il profumo è buonissimo. Com'è? Considera che questo è un impasto vecchio, Ma l'impasto di ieri? È l'impasto di ieri, quindi in teoria ha più di 48 ore questo. Infatti ha un sapore diverso, un sapore un po'... Io non dovrei mangiare, ragazzi, perché neanch'io. Vabbè, io avrei dovuto finire di mangiare alle 5, perché sto facendo questo dinner cancelling e come fa? Ragazzi, io mi sacrifico per i video. Dai, domani mattina mi sveglio alle 6:15 per fare ginnastica. Allora, Quindi me ne prendo un altro pezzetto. È buona. È buona, sì. Io adesso controllo la temperatura, quindi ti lascio il microfono. Tienilo da qua senza fare troppo rumore. Ecco qua, tienilo così. Io controllo la temperatura perché il problema della bruciatura è questa. Nel frattempo, che ne so, vuoi raccontare, stai girando una poesia ai nostri amici? No, dimmi, vediamo qualche... Dove posso leggere le... C'era qualcuno che faceva delle domande, perché io ti stavo guardando da su per vedere un po' come... Dove posso leggere le domande? L'audio è partito. Non ti sentivo più, ma ho detto ma... Non lo so, ma guarda, è strana sta cosa qua. L'avevo messo qui, boh. Comunque, allora adesso leggiamo quello che dicono. Io in realtà sono passata solo a salutarvi perché sono su con la vicina. Ok. Un altro pezzetto di pizza e vi saluto. Quindi diciamo la verità, è scesa soltanto per mangiare. Cioè, questa è la morale della favola. Vabbè. Comprensibile, ragazzi, comprensibile. Non è che tutti i giorni uno piglia e fa una prova del... Te ne stai andando allora? Ciao Mary. Sedotto e abbandonato. Ciao a tutti. Ok, no, lo dico per te. Ciao a tutti. Ecco. Allora, dai, leggiamo un pochettino nel frattempo qualche domanda. Allora,
Allora, Paolo Pipolo, mi consiglieresti un forno a pellet? Guarda, io so perché non l'ho mai avuto, però dall'esperienza di persone che l'hanno avuto è un po' una scocciatura. A parte allora, se hai la possibilità di rifornirti di pellet senza problemi, è ok. So che da un punto di vista proprio del calore va bene, però ne devi mettere tanto, cioè devi stare sempre a mettere questo. Però devo dire la verità, per esempio con il Rockbox che funziona anche a legna, quando mettevo la legna era la stessa cosa, stavi sempre a mettere pezzettini di legno ed è una scocciatura. Sostanzialmente proprio la praticità del gas è infinita, quindi veramente certo non ti puoi portare il forno in giro, mentre ti puoi portare in giro il pellet, portarti in giro una bombola capirai che è un pochettino difficoltoso, diciamo. Buonasera Tiziana, ciao Tiziana. Comunque no, that's not really. Mi consiglieresti... Allora facciamo una cosa, io devo tornare indietro, voi state scrivendo ma devo rispondervi. Mamma mia quanto avete scritto ragazzi. In quanti siete? In 112 ragazzi, era da tanto che non... eravate in 112 in live, mi fa tanto piacere. Se volete mettetemi pure un bel like, così almeno è un ricordo di questa stupenda live, i 112 che mi hanno visto, la carica dei 112. Lo so che erano i 101 però allora ci siamo. Sarebbe bello vedere l'impasto, io le avevo fatto vedere quanto, vabbè, ho fatto vedere come è finito l'impasto, tutto spatasciato, comunque ma ne facciamo un'altra. Questo forno costa intorno ai 250 euro, mentre invece l'unico da 16 costa intorno ai 460, ma per maggiori informazioni andate sul canale, vedete che sono proprio uno scemo, sto facendo pubblicità ai miei concorrenti, invece ci vogliamo bene, quindi andate sul canale di Antonio di Malati di Pizza, lui ha fatto una recensione, un unboxing bellissimo dell'unico da 16 e anche un link. Se cliccate lì sostenete anche il suo canale, a voi costa sempre uguale, però cliccando su quel link permetterete ad Antonio di rendere il suo canale ancora più ricco di contenuti. Vediamo come funziona l'attacco. L'attacco che ho io è un attacco a baionetta e credo che questo sia uscito anche in quello che ha Antonio, quindi suppongo che sia lo standard. Se lo volete utilizzare in Italia dovete sostituirlo con un attacco diverso di quelli compatibili con le bombole italiane, cioè quelle a manopola. Solo a me è disincronizzato e forse è disincronizzato in generale, non so, mi fate sapere com'è l'audio. Io ho messo un delay di 180 millisecondi, magari ne devo mettere di più, no? 2,60. Ecco qua, sta cosa davvero è una il Lillo, ragazzi, io non conosco il Lillo, Andrea me l'ha chiesto, perlomeno, cioè lo conosco ma non l'ho mai utilizzato. Va bene, caputo classica con 10 grammi di proteine, perfetta. Come funziona l'attacco ve l'ho detto, si può usare anche dentro casa, ve l'ho detto che non si può usare. Grazie per i complimenti per la regia, tranne qualche volta che ho sbagliato a premere, ma mi sto facendo un po' la mano, ecco. Antonio che ha salutato Alice, tutti quanti salutano Alice. È possibile montare la barriera di metallo a separazione della fiamma? Ci sta già, Buck Rogers, esiste già una barriera di metallo ed è per questo motivo che si è bruciata di lato, perché quando l'ho fatta scivolare è andata troppo in fondo e purtroppo quando questo succede non c'è nulla che possiate fare se non dopo 30 secondi, perché se poi provate, quindi non lo fate mai, se provate poi a rimettere la pala sotto la pizza per tirarla un po' più da lontano, ragazzi, rischiate di strapparla la pizza, quindi purtroppo quel pezzettino, quei 5 cm si bruciano, amen, però almeno non rischiate di bruciare la pizza, di romperla e quindi poi far succedere un disastro perché si scioglie tutta la mozzarella, tutto fumo, chiamano i pompieri. Non ho messo il parmigiano, avete visto, sono stato bravo. Ciao Riccardo, ciao a tutta Verona, spero tutto bene, ho visto un po' le immagini del nubifragio che c'è stato, la tromba d'aria, spero tutto bene a voi. Daniele, ciao Daniele. E per pulire la pietra devi lasciare andare il forno una mezz'oretta alla massima temperatura e grazie al processo della pirolisi
i residui sulla pietra si inceneriranno e quindi potranno andare via. Se stai lì a grattare perdi solo tempo, lo lasci andare e via. Non si sente, ho risolto, la palla è traforata, quindi utile quando si solleva la pizza per asciugare il fondo. Gigio, puoi mettere il link? Ve l'ho detto, sì, non si sente, abbiamo, ok. Guccio, you speak English, I suppose. Sorry for not speaking English during this live, but if you have any questions, I'm going to prioritize your questions, as I spoke Italian all the time, so sorry, I didn't realize you were here because I was making the pizza. Ok, il diametro è piccolo, non so quanto è, 30 credo, non di più. Link della pala in descrizione, ve l'ho detto. Andiamo giù. Spettacolo, la pizza è uscita bene. Sì, no, è salutarissima la cottura, Luca, a gas diretto. Ormai tanti forni li fanno così, specialmente i forni che trovate all'estero. Non c'entra nulla, il gas non ha il tempo di, ammettendo che il gas fosse velenoso, non ha il tempo di attaccarsi, perché è proprio il processo della combustione che utilizza l'ossigeno e il gas, e quindi quando il gas esce a contatto con la fiamma si brucia, quindi in realtà tu stai semplicemente usando la fiamma, non è che stai spargendo di gas, ammesso che fosse liquido, ma è gas, per cui non può succedere nulla. Ecco, spiegato in maniera proprio alla Carlona, processi chimici, quindi scusatemi voi che siete invece chi di voi è esperto. Ah no, Guccio, non sei inglese, io pensavo che fossi, ma che figuraccia, pensavo che fossi anglofono e quindi mi sono messo a parlare in anglofono. Grande Gigio, può spiegarci come funziona la bombola 3037? Cerchiamo di raccapezzarci su questa cosa qua. È il metodo combo, pietra, refrattario, uno spettacolo. Grazie per aver fatto il metodo combo. Gigio veloce che mi devo vedere gli episodi di Dark. Tanto Dark non lo danno in diretta. Se vuoi faccio uno spoiler, ti dico come finisce. È un attimo. No, non è vero, sto scherzando ragazzi, non sono così cattivo. Allora, ne ho letti un bel po', adesso salgo. Luca, secondo me la cottura della grill è una bomba, per chi non può avere i forni. Sì ragazzi, ma è questo un po' lo spirito dietro il metodo combo. È perché uno vuole comunque riprodurre un ricordo di una pizza napoletana a casa, condividerla, insomma, perché ragazzi, quando uno fa una pizza è bellissimo, vedete, qua hanno sentito il profumo, subito si sono fiondati, invitate gli amici a casa, li stupite, cioè, come hai fatto la pizza? Col forno di casa? No, ma non è possibile, non è possibile, e guarda, ti spiego, è facile, e qua ci sta il link al video. Ragazzi, crea proprio, diventate eroi per un giorno quando fate la pizza col metodo combo. Buonasera Peppe, buonasera. Una cosa sul formaggio, ieri sono stato da Michele, Sorbillo, Starita, Notizia e Calò, tutti mettono pecorino e parmigiano sulla pizza. Gigio sta... ragazzi, ragazzi, ma qua non è che si mettono le bambole, qua ci sono anni e anni di studio, me attaccato sul vetro del pizzaiolo per vedere quello che faceva, mica pettiniamo le bambole. Leggiamo, il biscotto ti costringe a fare pizze più piccole del coda, e poi ragazzi il biscotto per ritornare in temperatura con questo forno qua ci vuole un pochino. Due cose, mi dice Sky One: uso il biscotto saputo e non è troppo, il fondo della pizza non si brucia, ma è davvero fantastico. Vorrei sapere quale trattazione consigli per questo forno. Ragazzi, partite sempre da un 65 è un po' il punto di partenza per capire se dovete poi alzarla o abbassarla, e poi dipende da come vi piacciono le pizze, dipende dalla farina anche. Per esempio con la Polselli, se faccio un 65 è come se fosse un 75 come resa, e la Polselli, per farla rendere bene, non aver problemi di strappi eccetera eccetera, ho capito che devo portarla al 62, al 63 e viene una pizza spettacolare. Ok, dai, allora facciamo una cosa, proviamo a fare un'altra pizza. Si possono usare bombole da campeggio piccole? Sì, le ho viste usare con questo forno. Ok, dai, ho recuperato un po' di domande, se non ho letto scusatemi, ci ritorno dopo.
Ok, allora, qui c'è sempre lui. Andiamo a misurare la temperatura. Vediamo quanto sta. 3,93 in fondo, va benissimo. Cioè non va benissimo, insomma, non diciamo sciocchezze. Vabbè, 3,93 non arriva a 400, no, va bene, dai, ma non fare il pignolo, Gigio. Allora, rivediamo che cosa succede quando il panetto si è spatasciato e vi viene quella rabbia. No, adesso devo buttare tutto, come faccio a usare sto panetto? No, non è possibile. Ragazzi, si può recuperare, tutto si recupera. Quindi prendete questo, guardate qua come sono brutti questi panetti, come sono spatasciati, perché questi panetti sono stati in frigorifero, sono ormai 3 giorni che li ho preparati venerdì sera, ecco qua, venerdì sera, e poi non li ho usati più, e questi qua erano tipo 12 ore di maturazione, cioè, e ecco qua, vedete, non promette molto bene. Poi non li ho usati più e quindi poi li ho messi in frigo, però poi li ho messi uno sopra l'altro e li ho anche cacciati ieri perché pensavo di usarli e poi li ho rimessi in frigo, quindi veramente dei panetti trattati malissimo, ma male male male. E quindi poi mettendoli uno sopra l'altro sono diventati così. E uno che vuole fare? Si prende quindi la spatola è fondamentale, ragazzi, di fondamentale importanza, e lo si riprende in questo modo. Vedete com'è tondo? E in effetti anche la pizza di prima è venuta tonda. Quindi non dovete disperare, non dovete mai disperare. Eccola qua. Guardate qua tutte le bolle. Cerchiamo di farla meglio, va. Abbiamo ancora un po' di mozzarella. Come vi ho detto prima, voi avete visto una cosa importante, l'ho girato, ok? Perché se fate questo servizio quando invece è nella sua posizione naturale, non lo mettete sotto sopra e poi lo riappallottolate, le grinze rimangono sotto e poi non cuociono bene. Quindi fate così, ok? Non è bello, ma non ci importa perché tanto adesso lo andiamo ad allargare. Spingiamo questo l'ho fatto con una farina diversa, addirittura questa l'ho fatta con una Polselli blu. Mio Dio, questa qua è la Polselli blu da venerdì sera, la maggior parte del tempo in frigorifero, però la Polselli blu più di 8 ore non ci potete fare, ragazzi. Vediamo che succede e vediamo anche la differenza tra quella farina irlandese media e questa qua, in tema proprio di cornicione che si gonfia. Allora, non farò, come ho detto prima, le robe acrobatiche e neanche lo schiaffo, perché non mi fido, ragazzi, non mi fido, potrebbe cedere. Vedete? Proprio leggero leggero, va, leggero, tanto poi ce l'allarghiamo sulla pala, è inutile andare a stressare l'impasto. Qui vedo stress, quindi facciamo così, ok. Allora, proprio perché non vogliamo stressare la pala, andiamo ad utilizzare, oh, grazie Sky One, grazie, questa è la prima volta, ma mi devo fermare un attimo, se ci fosse una musica epica la utilizzerei, è la prima volta in anni di live che qualcuno fa una donazione. Vi ringrazio, grazie Sky One, sei il mio eroe, sei il mio amico, tutti, vi voglio bene tutti, però ragazzi lo devo dire, grazie Sky One, hai avuto il coraggio di fare questa cosa, grazie. Allora, come abbiamo fatto prima, pala, mettiamo questo, anche perché c'è dell'olio residuo, magari lo puliamo un po'. Se c'è dell'olio, ragazzi, oppure umido perché è caduto un po' di pomodoro, non fate mai la sciocchezza di metterci la pizza sopra, perché sennò altrimenti si attacca al 100%. Ok? Quindi
po' di farina, non messa, tanto ci sono i buchi. Piano piano facciamo scivolare la pizza. Ricordate, utilizziamo le forbici, cerchiamo di non stressare l'impasto e premere il cornicione ai bordi, altrimenti poi perdiamo il motivo per cui mangiamo la pizza napoletana, no? Ma a prescindere da canotto o non canotto, anche una pizza normale comunque il suo cornicione lo deve avere. Diciamo che quella che ho fatto prima forse è più classica. Adesso vediamo se con questa farina Polselli riesco a fare invece una più canottosa. Vediamo. Mettiamo il pomodoro. Ecco qua. Ma li sentite i mandolini? Io sento certi mandolini. Mettiamo un po' di mozzarella. Cioè in realtà un po', l'ho finita. Quindi quest'è. E qui fu Napoli. Mettiamo un po' di basilico e facciamo una cosa. Lo mettiamo un po' da cuocere e poi un po' dopo lo mettiamo a crudo, e a sto giro qua invece lo mettiamo questo mix di parmigiano e pecorino, ma anche soltanto per onorare 50 calò, Sorbillo e tutte le pizzerie che Antonio ha visitato ieri, che credo ci farà un bellissimo video. Antonio, confermi? Io non vedo l'ora di vederlo il tuo video. Ci siamo. Io ragazzi, sapete che faccio? Questa pizza non la allargo, ok? La lascio così com'è, in modo tale da non dover arrivare in fondo e farla bruciare. Vediamo che succede, dai, facciamo questo esperimento. Levo il microfono, spero di non fare rumore. Scusate se sentite un po' di rumore. Ok. Inquadriamo Sua Maestà Luricoda. Guardo giusto leggermente di lato perché sennò veniva ovale. Vado, abbiate fiducia. Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Adesso è in cottura. Non sembrerebbe non aver toccato quella parte metallica. E facciamo passare i primi 30 secondi. Adesso non ho sotto mano i secondi, però vado insomma a occhio. Aumento poco la fiamma. Aumento, ho detto aumento, non diminuisco. Oh ragazzi, sta venendo. Fate questo movimento. Ecco qua. E i mandolini. Ecco qua. Colpo secco. Si sta gonfiando. Questa mi sa che ci darà più soddisfazione. Fermo restando che dopo tutto sto tempo ormai gli zuccheri si saranno proprio volatilizzati, quindi il colore sarà sicuramente più chiaro. E adesso ragazzi, il rito della bruciatura della pizza. Fare proprio un altro giro, altra corsa, inclinate così da colorarla meglio. Dai, facciamola proprio 2 secondi, però promette bene, dai. Sì, dai.
Ragazzi, non credo di averla fatta in 90 secondi, penso di aver impiegato forse 2 minuti per fare questa, però ho tentato, diciamo, ho cercato di non bruciarla, così da accontentare gli amanti della pizza non bruciata. Ok, allora passo qui. Oh. Ah, non l'avete vista, stavo già vantando del nulla. È venuto un po' male, dai, diciamo la verità, ma che ci importa? E quasi quasi ci faccio pure una fotografia per ricordarci della pizza che è stata fatta. No, scusate, ecco qua. Ok, allora vediamo un po', facciamo la decostruzione della pizza. Prima però leggo 2 commenti. Ok, quindi andiamo indietro. Grazie a tutti i consigli e merito tuo se vengono pizze fenomenali. Grazie Skyone, grazie di cuore. Chiedo soprattutto ai commentatori, anche a Gigi ovviamente, quanti grammi sono i panetti che sta usando stasera? Ragazzi, sono intorno ai 280 grammi ed sono sicuramente eccessivi per l'Unicode. Infatti perciò impiega un pochino in più a cuocere, dovete tenere la pezzatura un pochettino più bassa, intorno ai 250 va più che bene, perché questi erano i panetti che dovevo fare con l'ardore che invece ha una potenza di fuoco più grande e quindi ci sta, soprattutto se vuoi fare una pizza a ruota di carro oppure vuoi fare un canotto proprio bello grande. Poi puoi utilizzare la semola? Sì, posso utilizzarla, ragazzi, basta setacciarla. Io ho un vecchio setaccino della nonna di mia moglie che usavano in campagna e lo utilizzo per ripulire la farina e rimetterla a posto, non si butta via niente, si raccoglie quella che sta qua attorno che c'è sul tavolo da lavoro e si riutilizza. Vediamo, bagna la pietra vicino alla fiamma. No ragazzi, non bagnate la pietra, no ragazzi, non lo fate mai. Se bagnate la pietra quando il forno è in funzione o quando il forno è ancora caldo, succede una sola cosa: la pietra va in frantumi, perché la differenza di temperatura tra l'acqua e il forno crea uno shock termico e lo shock termico spacca la pietra, quindi non lo fate mai. Se volete pulire il forno potete fare una cosa: potete bagnare uno straccio in cotone non sintetico, perché se usate il sintetico chiaramente si scioglie e si attacca nel forno. Lo bagnate, lo strizzate tantissimo, cioè deve rimanere umido, non devono uscire più le gocce, e quello lo potete usare. Utilizzate un palino o una spatola, quelle lunghe di metallo che tipo questa qua, lo avvolgete qua attorno e poi pulite la platea, ma non utilizzate acqua, combinate un guaio ragazzi. E poi dopo che fate? Vale per la cordirite, quindi per la pietra refrattaria, vale per il biscotto, vale per i mattoni, vale per tutto. Dovete avere cura di questa della platea, perché ragazzi è uno degli elementi fondamentali, quindi questo è proprio importantissimo. Vediamo, avrei domanda off topic: come mai la pizza con lievito madre non mi cresce? Seguito il tuo video, ma raddoppia il lievito madre in 4 ore. Se non raddoppi in 4 ore significa che non è pronto. 220, sì, 220 è una dimensione, poi dipende da come lo cuoci chiaramente. Chiudi la bocca di forno. Dove prendi il propano e quanto ne prendi? Ragazzi, io vivo in Irlanda, quindi in realtà ho il benzinaio che fornisce il propano. Grazie Antonio e Sky. Con il coda piccolo per ora rimango a 250 grammi. Certo che faccio un video sulle pizzerie. Viaggio Anastasio, come sempre il mio nome che ormai si è trasformato. Vediamo, il forno non ha una porta di chiusura. No, infatti ragazzi, straccio umido,
non vi preoccupate, fidatevi, io faccio così sempre. Ed è, insomma, me l'ha insegnato il mio maestro pizzaiolo, e l'abbiamo fatto tante volte proprio con il forno professionale, col forno della pizzeria, quindi non avete, state tranquilli, non è un problema. La pizza al cornicione, sporco di pomodoro, quanto è bella. Concordo con Sky One, io ci griglio anche la carne. Sì ragazzi, però attenzione, per grigliare la carne avete bisogno di una padella non in Teflon, perché a quella temperatura lì, ragazzi, vi mangiate la plastica. La padella che vi serve è una padella in ferro, dopo ve la faccio vedere. Qui la trovo, si chiama Custom Iron, sarebbe la padella proprio in ferro smaltato, ed è l'unico tipo di metallo che può andare in quel forno a quelle temperature senza rischi per la salute e senza rischi per la padella stessa. Quindi non mettete quelle in alluminio, non mettete nulla di questo, quelle in ferro, e soprattutto quelle in ferro sono bellissime perché continuano a cuocere anche dopo che le togliete dal forno. Io faccio certe robe, ma anche soltanto le verdure grigliate nell'ardore, oppure quando mangiavo carne, non sono vegetariano però sto evitando, facevo delle bistecche fantastiche, ma veramente una roba mai vista. Il pesce come viene lì è fantastico. Sì, adesso ve la faccio vedere sotto, ragazzi, ve la faccio vedere sotto, ma ho una buona, secondo me è venuta bene, vediamo. Vi leggo. Davide, le bombole, ok. Come in generale quelle sfornate con ardore mi sembrano migliori, più equilibrate. C'è solo una cosa che vi voglio dire, nella considerazione, diciamo nel giudizio che date al forno, tenete in considerazione che l'impasto che utilizza, gli impasti che sto usando sono proprio vecchi, quindi sostanzialmente a livello di zuccheri abbiamo una mancanza di zuccheri perché sono impasti molto maturi, fatti con farine non adatte a maturazioni di questo tipo, quindi questo va preso in considerazione. Vedete anche, diciamo, lo sviluppo della pizza, non lo reputo eccezionale. Guardate, andiamo a tagliare così ci leviamo questa curiosità. Vediamo. Ci sta, attenzione, ci sta. Però questo qua mi sembra più dovuto alla stesura, sinceramente, che proprio uno sviluppo. Ma è normale perché a questo punto, dopo tutti questi giorni, i gas pian piano sono usciti, quindi ci può stare. Quindi magari la prossima volta faccio un video proprio per il canale in cui vi mostro che cosa succede con un impasto giusto, lo stesso impasto magari che ho utilizzato con l'ardore, magari che ne so, biga o un semplice diretto con farina polselli, insomma quello che faccio normalmente per le altre tecniche per l'ardore, e possiamo fare una differenza. Io vi dico, il forno è valido, se siete diciamo, se avete un budget limitato è validissimo, perché questo è proprio l'entry level per il mondo della pizza fatta in casa, per fare una napoletana. 200, quanto costa? 250-260 euro, è davvero un ottimo prezzo, vi portate veramente un forno notevole. Poi ovviamente se vi comprate una 500 avrà differenze rispetto a una Ferrari, se comprate un Unicoda sarà differente dall'ardore, o sarà differente magari dall'Unicoda 16. Queste cose vanno valutate, però se volete fare pratica e avete la possibilità di spendere 250 euro, io mi sento di consigliarlo assolutamente. Poi ci sono i livelli successivi, che sono poi l'ardore oppure i forni più grandi. Allora vi leggo, anche in ghisa io sono un po' scettico sul ghisa, perché in realtà io quelli che ho trovato in ghisa non sono in ghisa, sono sempre in alluminio presto fuso e ricoperte di Teflon. Quelle in ferro sono pesantissime e sono proprio adatte a questo. Ma la faccio vedere. Vediamo.
Ragazzi, la farina che ho usato è la Polselli. Adesso ho usato per questa pizza qua che ho fatto adesso è una Polselli blu. La pizza di prima è fatta con una farina irlandese e infatti non ha reso molto bene. Normalmente uso la farina a Polselli super per maturazioni, lievitazioni oltre le 24 ore, la Polselli rossa fino a 18-20 ore e la taglio magari se voglio allungare i tempi con una farina forte tipo Manitoba o comunque tipo Caputo rossa per capirci, mentre invece la blu è una classica farina che si usa per il diretto, classica verace, ecco. Quindi questa è un po' la gamma che dovete considerare, però quella 8 ore regge benissimo le idratazioni, non si scompone proprio. Invece la rossa e la super verace, si chiama la rossa, sono un po', diciamo, mi hanno dato un po' noia, sinceramente mi hanno dato noia, infatti non ero contento. Quando poi ho scoperto che bastava avere idratazioni più basse, allora ho rimodulato tutto e sono riuscito ad utilizzarle. Vediamo ancora qualcuno che ci scrive, ci state scrivendo tutti quanti. Ah, siete in 124, grazie! Un like per favore. Tra l'altro vorrei sottolineare di non chiudere mai la bocca del forno. Bravissimo Antonio, diciamola questa cosa, facciamo un appello. Ragazzi, la bocca del forno non va mai chiusa, di questi forni qui. Se avete un forno che non ha uno sfogo, insomma, dove i fumi escono dalla bocca, non va mai chiuso per un motivo semplice, ragazzi, ed è un motivo terribile, pericolosissimo, che si chiama monossido di carbonio. Nel momento in cui chiudete la bocca del forno, in pochissimo viene prodotto monossido di carbonio, perché smette di bruciare e ragazzi si muore. Per cui non scherziamo con queste cose. Se volete fare il pane, magari non in un forno come questo, in un forno come Ardore, dovete lasciarlo acceso, farlo andare in temperatura e poi dopo lo spegnete a forno spento, lo chiudete, mettete, che ne so, dell'alluminio, non so, una pentola appunto in ferro magari, e lo chiudete, ma non sono forni progettati per questo. Non va mai chiuso. Io ho fatto un esperimento una volta per dirvi, e il sensore del monossido di carbonio che sta qui sopra, quindi fate conto, starà a 2,20 m d'altezza, tempo di chiudere così, ovviamente tutto aperto, tempo di chiudere, suonato subito, e quindi ho detto porca miseria, questa roba è potentissima, quindi bisogna fare attenzione ragazzi. Gas, fuoco, forno sono belli, ma non sono, se sono cose che possono essere potenzialmente pericolose, quindi vi prego fate attenzione e non fate quello che sto facendo adesso, non lo usate in casa, perché ogni casa è diversa. Io qua ho 2 finestre, la porta, certificazione, sensore e tutta una serie di cose, e mi assumo comunque un rischio in ogni caso, quindi vi prego fate attenzione a questa cosa. Sì, Gigio mi raddoppia anche in 2-3 ore. Ho provato a usarlo, appena raddoppiato. Sto provando a rinfrescarlo. Fai una cosa, prova a rinfrescarlo con più farina. Prova a mettere 140 grammi di farina a parità di dosi che normalmente useresti, cioè 80 grammi. Fai una cosa, fai 80 grammi di acqua, 250 grammi di lievito madre e 140 grammi di farina, e poi lo utilizzi, farina forte. Dopo il rinfresco, dopo il raddoppio, vedi che cosa succede. Dopo tutte quelle maturazioni, evitazione, la pizza riesce a digerire. No, è digeribile ragazzi, ci sono proprio dubbi, ti mangi praticamente il nulla. E che cos'è questo Ardore? Buck Rogers. Ardore è l'altro forno che tu vedi nei miei video, ed è un forno prodotto dall'italianissima Pizza Party, un forno molto valido. È una ditta che fa da sempre forni. Io ho sia questo che il Passione, che è quello proprio grande da pizzeria, diciamo, fa 4 pizze, e mi trovo molto bene, è un super forno, insomma, non lo cambierei per nulla al mondo. C'è qualcuno che mi parla in inglese, vediamo. Buonasera, le mie pazze ricette.
have a coda and have made the best Neapolitan pizza in it. Oh, Tony Delta Blues. I'm so glad you made fantastic pizza. It's a little toy, but in my opinion, it works very, very well. And you know, it's worth spending 250 euro for that toy, you know, considering the final results. Ardore tutta la vita. Gigio usa pochissimi grammi di lievito fresco, massimo 2. La pizza è sempre leggera e digeribile, indipendente dai tempi di lievitazione. I'm sure the Ardore is a fabulous oven. Yeah, obviously the Ardore oven is a, you know, a prized oven. It's the next level once you become a better pizzaiolo. Ardore is the next level for sure. Sky One, Castellana si chiama Ghisa, Carbon... Ah, ok ragazzi, allora ignoranza regna sovrana, quindi Ghisa è il Cast Iron, perfetto. Allora mi sono confuso, sapete perché? Perché ho quest'altra, non posso togliere, c'ho tutti i cavi, e comunque quella che vendono come piastra in pietra vulcanica ricoperta, in realtà ragazzi è alluminio presso fuso, quindi non è quello che ci si aspetta. Comunque sono la stessa cosa, carbone rispetto al ferro. Gigi del 16 cosa ne pensi? Ci sono differenze sostanziali? Sì, ci sono nella dimensione. Ciao Alice. Posso assaggiare? Sì, puoi assaggiare, te la taglio. Questa qui è fatta, no, però qua no, quella lì ci sta, è la cosa che a te non piace. Tieni, scusate ragazzi, interruzione, c'è Alice che vuole. Ah, ok, facci sapere com'è. Buonissima. Ok, ho avuto l'ok da mia figlia. Avete visto anche il suo ditino grande. Sì, 16, come dicevo prima, è bello grande, ci fate una pizza a ruota di carro, però io comunque sono leggermente scettico sul bruciatore a L, però lascio ad Antonio la parola perché Antonio l'ha usato e ce l'ha, quindi io non mi sento di dare un giudizio su una cosa che non conosco, che non ho usato. Ecco, conosco, vedo, ma è diverso da usare una roba, quindi sarebbe poco onesto nei vostri confronti e me ne vedo bene. Dove comprare la Polselli? Ragazzi, io non lo so, io la compro qua da un fornitore di cose italiane, quindi in Italia credo che si possa comprare all'ingrosso, al metro, cioè non al metro, un metro di farina, alla metro, il grossista. Immagini, mi dai un metro di farina? Aspetta, fammi misurare il coso, il sacchetto. Gigio, your pizza dough recipe is my go to for dough. Grazie mille. Oh, you are so kind and you are welcome. Utilizzi in casa, vi ho risposto. Salve da Malta, grazie per i video. Qua non c'è scelta, posso solo comprare un forno ed il Planet e forno Allegro, prodotti in Sicilia. Li conosci? Sì, li conosco, anche lì non li ho usati, quindi non posso dare un giudizio. Da quel che vedo mi sembrano molto simili all'Ardore esteticamente, sono usciti successivamente, magari si sono ispirati, però non ti so dire ragazzi, ho visto qualche pizza uscire da quei forni, non mi hanno entusiasmato, vi dico la verità, però magari erano i pizzaioli che l'hanno fatte, che magari non facevano la napoletana, oppure erano all'inizio, però come vi ho detto prima, vale per il Coda 16 e vale pure per i forni ed il Planet, quindi non mi sento di dare un giudizio su una cosa che non ho usato. La ghisa è perfetta, il problema è che in commercio ce ne sono veramente poche in ghisa originale, la maggior parte sono in alluminio presso fuso. Vedi, la differenza si vede subito dal peso. Ragazzi, quella lì ho bisogno di 2 mani per alzarla. Ok, ragazzi, non ripetete le stesse domande per cortesia, ti ho già risposto. Ok, rispondo a tutti, però mi devo dare il tempo di scendere perché per leggere tutti ci vuole un pochino. Una domanda: sono forni da usare meglio all'esterno? Assolutamente all'esterno, a meno che non vi facciate certificare la cucina e che prendiate delle precauzioni che non mi sento di consigliarvi. Ve le deve consigliare un esperto, quindi persone che fanno certificazioni. Vediamo un po'. Intanto il bimbo qua va, aspettate, ecco qua, lui va, quindi possiamo fare addirittura la terza pizza.
io non potrei mangiare, però muoio dalla curiosità di assaggiarla. Io perciò non posso fare ste dirette, ragazzi, perché poi mangio. Io alle 5 in punto, orario irlandese, devo smettere di mangiare e poi rimangio il giorno dopo alle 11. Il profumo è buono. Buono, buono. Ma facciamo una cosa. Va. Faccio una sorpresa, che non ho più pomodoro, non ho più mozzarella, però voglio comunque cuocere l'ultima pizza. Che ho lì. Sì, leggo, Amazon non è il massimo per gli alimenti. Allora, adesso stendo un'altra pizza e poi, visto che ho il ghiaccio, proviamo a fare una pizza un po' particolare. Vediamo. Questo lo leviamo. Non vi dico il casino che c'è qua. E quanto è brutto questo panetto, guardate qua, guardate qua. Questa è una pizza triangolare se non la pallottolate come vi ho fatto vedere prima. Controllo la temperatura. Perfetto. Allora, 410 gradi, va benissimo. Ah, attenzione, una cosa non abbiamo fatto prima, che me l'hanno chiesta, è controllare il sotto della pizza. Attenzione, questo è di fondamentale importanza, perché vi dimostro che cuocere a questa temperatura è di fondamentale importanza. Scusatemi ragazzi, avevo detto... Certo Alice, te la puoi tagliare, non mi tagliare. Sì, Allora, guardate qua. Avete visto? È proprio leggero leggero, ma è una normale, cioè normale effetto di cottura. Quindi qualcuno mi chiedeva, ma sono bruciate sotto? Vedete? Perché la realtà è questa, ragazzi, con questi forni tipo questi forni tipo Rockbox e Unicoda, stando lì la fiamma, in pratica c'è un piccolo problema, è che tende a bruciarsi a quel punto lì, perché la pietra diventa più calda in quel punto, e quindi di conseguenza bisogna infornare a temperature più basse e poi alzare in fase di cottura. Questo ve lo dovete proprio stampare qua se volete comprare questi forni. Ok, allora riprendiamo l'impasto. Dicevamo, un po' di farina su, stacchiamo questo, ecco qua, avete visto? In 4 e 4 8 è tornato tondo. Ehi. Mettiamo qua, facciamo il bagnetto. E poi lo prendo al contrario. In realtà potrei anche evitarlo, perché avete visto, l'ho tirato fuori già steso, però voglio farvi vedere di nuovo la tecnica, almeno così vi rendete conto se vi siete persi l'inizio del video e la seconda pizza. Quindi lo arrotolate così, non lo appallottolate, insomma lo raccogliete. Con o senza? Questo è senza, dice. Che bene. Ok? E poi cominciate la stesura. Girate e rigirate senza sapere dove andare, come cantava Claudio Baglioni, ma noi sappiamo esattamente dove andare, ed è nel forno, ma non noi, la pizza È un chiaramente. po' ovvio, se no ti bruci. Chiaramente sì, Alice ci protegge dalle ovvietà. Che c'è? Wow! Che succede? Mi piace che come va il fuoco, si vede meglio così. Avete visto È ragazzi? bellissimo. La bocca della verità. Ok, ci siamo. Vabbè. Ali, mi fai una cortesia? Mi prenderesti il ghiaccio dal freezer? Non l'ho trovato. Non l'hai trovato? Quando volevo prendere un pezzetto.
Poi, boh, non l'hai trovato. No, no, guarda. E qua, ragazzi, siamo in difficoltà. Allora, vi lascio, attenzione, vi faccio vedere il forno. Ed io vado a cercare il ghiaccio. Datemi un attimo, che arrivo. Mi sa, che se sbrino il freezer adesso ho più ghiaccio di quanto ne abbia qua. Non so se notate. E vabbè, che dobbiamo fare? Ci arrangiamo, dai. Anzi, mettiamo un po' di farina qua. La vedo un po' dura, il ghiaccio è troppo poco per fare quello che voglio fare. Vabbè, alle brutte, che succede? Allora, mettiamo un po' di... Facciamo una cosa, e se lo rompessi... Vabbè dai, mettiamolo in maniera strategica, non facciamo sciocchezze. Questa è la tecnica del maestro Callegari. Sapete chi è il maestro Callegari? È il maestro della pizza in teglia, prima di Bonci. Quindi la pizza in realtà è fatta, ragazzi, bisogna semplicemente metterla nel forno e vediamo che succede. Qua sta il forno, stacco il microfono dalla maglietta. Guardatemi in bocca, quindi non ti muovere il microfono, in bocca al lupo. Una leggera fiammata, non so se avete notato, perché in realtà ho esagerato con la farina di semola. La farina di semola prende fuoco, quindi ricordatevi, non esagerate con la semola, se no vi ritrovate con una seconda fiamma. Ma vedete che sta succedendo? Il ghiaccio si sta sciogliendo e la pizza non si sta bruciando al centro. Allo stesso tempo, guardate che bel colore. Aumentiamo un pochino la fiamma. Ma sei un poco bruciato qua. Alla faccia mia. Quando ho detto la fiammata, ragazzi. Eh sì. Porca miseria. Allora. Prendiamo il piatto. Diamo un altro giro. Altro giro, altra corsa. E questa è venuta proprio un po' scuretta, ma dobbiamo fare semplicemente una prova. Ok, prendiamo ed eccola qua. Ora su questa in realtà Callegari ci mette una quintalata di pecorino romano, perché lui fa la pizza come si chiama la pizza che fa? La pizza che fa lui, ma non mi ricordo come la chiama, non so se è una specie di carbonara senza, no, comunque fa la pizza, ecco qua, ecco, fa la pizza così, ci mette il pecorino romano, la pizza diciamo uscita dal forno,
che poi si scioglie e vi mangiate una roba che è fantastica. Mo vediamo com'è venuta. Non sono contentissimo perché vedete quando vi ho detto attenzione alla farina, che ho esagerato con la farina sotto, e infatti non so se vi siete accorti che ha fatto una fiammata. Che cosa è successo? La semola, che tende a bruciarsi più facilmente, diciamo, a contatto con il fuoco, ha fatto la fiammata, quindi ha bruciato qua e ha bruciato anche qua sotto. Vedete? Questo non deve mai succedere, fate attenzione, ok? Quindi poca farina, non vi fate prendere dall'emozione come è successo a me. Infatti sta suonando l'allarme antincendio, quindi come un pezzo di avanspettacolo adesso devo andare, Le mie orecchie sono sulle scale. attenzione, e devo andare a spegnerlo. Ecco qua, bellissima sta cosa. Avete visto che efficienza gli allarmi antincendio irlandesi? Vedete che funzionano benissimo. Perché cosa è successo? Adesso guardate, si è sporcato il forno. No, il forno. Si è sporcato il forno. Vedete quella patina lì? Quella continua a bruciare, provoca dei fumi che chiaramente a contatto con il dispositivo antifumo fa suonare tutto. Quindi avete visto in diretta che cosa succede quando si brucia leggermente una pizza e si fa la pizza in casa. Quindi questo è un altro dei problemi che vi trovate ad incontrare. Qua c'è mia moglie che col pad in mano già stava chiamando i pompieri. Che succede? Vuoi dire qualcosa? No, mi saluti dopo? Sì, ciao Alice. Mi raccomando, i pompieri 118 è il numero, ok? Ok. Ciao, buonanotte. Non c'è fuoco? No, non c'è fuoco, vedi? Non c'è fuoco, possiamo stare tranquilli. Ciao, buonanotte. Saluti da tutti. Facciamo a ritroso. Come pulite la pietra e lascio andare adesso il forno per pulire questo. Buonanotte a tutti. Oh, aspetta, ti hanno perso. Salutala. Buonanotte. Grazie per aver spento l'incendio. Con l'incendio. Quello Ma no, non è un incendio. No, lo so, no. Fumo. Un po' di fumo, ma non c'è arrosto. Vi dicevo, se fa andare al calore forte per un po' si autopulisce, esatto. Usate il biscotto saputo e il fondo non si brucerà mai, è verissimo. Però devi dire Sky One che comunque impiega più tempo a riscaldarsi. Smoke alarm, yes, it's a disaster. This is fantastic because you pay attention, it's a live video, hey, be careful, and then the fire brigade is coming. That's okay. Mi consolo e non solo ad annerire la pizza e il biscotto per troppa sema. Ma ragazzi, capita, la perfezione non esiste. Mo' uno vuole fare dei video, fa vedere solo quello che vuole lui, no? Fa dei tagli e quindi uno vuole presentare il prodotto al meglio. Questo con me non lo vedete, ma non perché io faccia sempre errori, tutti fanno errori, anche in pizzeria si fanno errori, sciocchezze. Però io personalmente ho deciso, proprio come mia mission, di farvi vedere tutto, farvi vedere i passaggi, vedere anche le sciocchezze come questa, perché se no altrimenti quando voi vi troverete nella stessa situazione nella quale mi sono trovato io, che ne so, vi ricorderete, mi ricordo quando Gigi ha fatto la live ed è suonato l'allarme, mi sono messa a ridere, faccio attenzione con la semola, perché sono cose che succedono, ma vederle vi aiuta anziché spiegarvele. Io ho detto il fatto del monossido, ovviamente non mi metto a riprodurre l'esperimento, mai, però quella pure ve la ricorderete. Però il fatto di aver visto adesso questo piccolo incidente rimarrà impresso nella vostra memoria e state certi che non farete la che ho fatto io, ok? Però premetto, la sciocchezza non l'ho fatta per farvi vedere, perché ci sta gente che si arrampica sugli specchi e vabbè, ho fatto l'errore per farvi vedere. No, ho fatto una sciocchezza, tutto e basta. Però l'avete vista perché è live. Poi magari uno quando invece fa i video li tagliano, io li metto. La pizza è storta, la metto, la pizza è brutta, la metto lo stesso, perché non c'è differenza tra me e voi. Come li fate voi gli errori, li faccio pure io. Questo è quello che voglio far capire, la perfezione non esiste, soltanto uno stato mentale.
Scusate questo sfogo filosofico. Che fiammate, avete visto? Cacio e pepe, grazie ragazzi, stasera proprio cacio e pepe, e non c'è manco il pepe, figuriamoci. Raffaele Fredena, questo non l'ha nemmeno, bla bla bla. Pizza dolce con Nutella, è andata. E poi non la possiamo mangiare, ragazzi. La Nutella me la posso mangiare giusto la domenica. Sarebbe un peccato fare una pizza con la Nutella. Certo, pure questa qua, ma non è che chi se la mangia. Però volevo fare giusto sta cosa per voi. Tanto i panetti sarebbero finiti. Non forse una spazzatura, no, ma avrei fatto probabilmente del pane. Questo lo devo dire. Allora, vi leggo giù. Spero di aver letto tutti i messaggi. Buonanotte, Peppe. Stai andando via, Peppe. Gigi sembra una persona, sei vivo, senza trucchi, sei un grande, grazie Domenico Vitrò, grazie, e mi ricordo sempre di te di quando ci seguivi durante le dirette dove ceniamo stasera con i tuoi consigli. Cacio e pepe, sì, grazie ragazzi, ormai la testa fa freddo in Nord Italia, eppure qua non so se sta piovendo, no, c'è molto vento qua fuori. La semola bruciata fa un fumo che gli brucia gli occhi, è tremendo, è vero. Ho riletto la tua conversazione con Marco, leggendo vabbè, state discutendo tra di voi. Tutto chiaro ora. Un conto e vabbè ragazzi, però per cortesia non litigate, dai. Stiamo facendo una diretta, spero che vi stia piacendo, ci stiamo divertendo, ok. Grazie Peppe. Vi prego, non fate... Cioè, vogliamoci bene, non fate polemiche, insomma, ognuno ha le sue idee e andiamo avanti, non vi preoccupate, dai. Sky One, lo so, ma il biscotto è top proprio perché è spesso. I say for a toy, the Unicoda is the best thing to play with. I completely agree. If you think of the price, there's no competition because the Rockbox is the closest competitor and it's 460 now because they decided to increase lower the price as the Unicoda 16 is on the shelves, but you can't really compare the Rockbox with a Unicoda 16. It's two different categories. Marco Dionisi, grazie, sei il secondo che mi fa una donazione da quando ho cominciato a fare le live. Grazie mille ragazzi, sono davvero emozionato stasera. Un turbinio di emozioni, verrei lì ad abbracciarvi ad uno, guardate, è fantastico. Sky One, quanto incide la temperatura ambiente alta sull'impasto? Incide perché chiaramente l'alta temperatura fa accelerare la lievitazione e quindi incide anche sulla scelta della farina, in quanto se hai usato una farina mediamente forte con una temperatura ambiente troppo alta, la pizza, diciamo il panetto è pronto prima e quindi se tu avevi calcolato di farlo, che ne so, a orario di cena alle 8 di sera, però magari ci sono 30 gradi e hai messo troppo lievito considerata la temperatura ambiente, i panetti sono magari pronti alle 5 e in quelle 3 ore il panetto si disfa e magari si può strappare perché ha utilizzato una farina buona per quel lasso di tempo e non per un lasso di tempo maggiore, quindi incide sia nella velocità della lievitazione ma anche nella resistenza, nella riuscita del panetto stesso. Questo bisogna sempre considerarlo, perciò io dico sempre di tagliare la farina che usate con un po' di Manitoba. Stai tranquillo, c'è stato un fraintendimento, ok, grazie, meno male ragazzi. Luca, sono d'accordo con te. Wow, ha nevicato. Gigio, come si fanno le donazioni? Qual è il tuo impasto preferito? Ragazzi, allora per le donazioni esiste un tastino che trovate in realtà nella chat in basso. Ci sta uno smile con $1 lì sopra, cliccate lì e potete fare una donazione e scegliete voi chiaramente l'ammontare. E per quanto riguarda invece le altre cose che mi chiedevi, il mio impasto preferito, guarda, mi sono appassionato molto all'impasto al 70%, è un impasto che mi piace molto se fatto con farine adeguate, altrimenti mi piace il 65% se la farina non è niente di speciale, e con la Polselli invece mi trovo bene con il 62%.
63, perdonatemi, 63%. E infatti negli ultimi video che trovate sul mio canale, quelli relativo al Polish, come dice, scusami maestro, maestro Susta, si dice Polish, il Polish, e vedete che sviluppo ha fatto. Idem la biga, idem i diretti che vedete sempre in quei video, sono tutti fatti con Polselli Super, con idratazione al 63%, non potete mai sbagliare. Grazie Domenico, grazie, un grazie enorme, guarda, un abbraccio, verrei lì soltanto per abbracciarti e mangiarmi un pochettino di specialità della tua terra, che è un po' di induglia nel frigorifero, volevo dirvi soltanto questo. Vediamo, che cosa trovo in più nei tuoi corsi di Udemy? Allora, i miei corsi di Udemy in realtà è come fare un corso con me. Premetto, sono ancora in inglese, sto lavorando alla traduzione, ai sottotitoli, quindi se non parlate inglese vi sconsiglio di comprarli, voglio essere onesto con voi. In più trovate che è come se fosse proprio un corso uno a uno. E parlo a voi come se parlassi ai miei corsisti, quelli che venivano a trovarmi quando tenevo i corsi qui in casa, grazie all'experience di Airbnb. Quindi c'è proprio tutti i passaggi e spiego dal pomodoro. Diciamo che sono cose che volendole puoi trovare anche nel mio canale YouTube, per l'amor di Dio le trovi, però non le trovi in quell'ordine cronologico e non le trovi secondo quel tipo di narrazione. Quindi la narrazione che io faccio è proprio come quando qualcuno diceva nei commenti all'inizio della live, mi diceva grazie Johnny, grazie mille a te, tutta la Svizzera. Ti dicevo, è come quando qualcuno mi chiedeva all'inizio, sarebbe bello vedere dall'impasto fino alla cottura tutto il processo, il procedimento, ed è quello che trovate nel mio corso su Udemy, perché si parte proprio da zero, vi chiarisco gli obiettivi e poi passo passo. Addirittura c'è un video in cui non stacco mai, ci sono soltanto inquadrature diverse, ma vi faccio vedere passo passo l'impasto a mano. Quindi non è che, come diciamo a Napoli, è arronzato, che vabbè, mettete le cose qui, fatto l'impasto e ciao. No, vi faccio vedere così voi potete vedere e fare gli stessi movimenti, che era poi, alla fine, la cosa che era più apprezzata nei corsi che facevo di persona. Ed infatti il mio corso su Udemy nasce proprio dall'esperienza di corsi con più di 100 persone. Corsi collettivi, corsi individuali, ho fatto un corso con 15-20 persone in una cucina professionale, i corsi qui a casa, quindi nasce proprio da quell'osservazione. Io ho preso nota di tutto quello che mi chiedevano e quindi voi trovate già le risposte lì. Ve lo ripeto, sul mio canale di qua e di là trovate le cose, però insomma dovete un attimo faticare. Invece lì è fatto proprio per chi vuole concentrarsi, dice aspettate, voglio vedere il video dell'impasto, voglio vedere che ne so, questa curiosità sulla mozzarella, perché va lavata, perché, capito, che so cose che cogli in giro, però ce l'hai tutti là e via. Poi sicuramente farò corsi un pochettino più avanzati, però per ora preferisco donare a YouTube e produrre materiale che poi andate a visionare. Poi un giorno magari raccolgo tutto, lo rifaccio in maniera più cronologica e poi chi mi vorrà supportare può prendere il corso, perché anche il corso, insomma, per chi non mi conosce è una risorsa credo utile. Per chi già mi conosce è altrettanto utile, però è anche una sorta di omaggio, dire senti, ho imparato tanto, ti do sti 9,99 € e c'è sto corso per sempre. E poi c'è un'altra cosa importante da non sottovalutare, è che il corso vi dà un filo diretto maggiore. Io per esempio faccio fatica a rispondere sui social, ragazzi, perché per me è davvero tanto riuscire a stare dietro, rispondo random a chi può, a chi mi fa delle domande, scusate, mentre invece i corsi su Udemy, lì c'è proprio un contatto diretto, perché c'è la sezione Q&A dove vi confrontate con altre persone, ma soprattutto io rispondo a tutte le domande, e ci sono anche i messaggi privati. Lì chiaramente c'è una priorità, perché è come dire, c'è un contratto in essere e io mi sento obbligato, un contratto morale, mi sento obbligato moralmente a dare la priorità, cosa che mi riesce ovviamente non difficile, ma che faccio più a rilento su YouTube e che faccio molto più raramente sui social, perché non riesco a stare dietro a queste cose. Piuttosto faccio un video dove raccolgo le vostre domande e vi rispondo.
e purtroppo non riesco a essere sincronizzato. Poi volevo ringraziare Raffaele Monserlato. Grazie mille Raffaele per questo contributo, grazie di cuore, sono felicissimo ragazzi, mi state proprio esprimendo il vostro non so, felicità, non so, vi piace quello che ho fatto e per me è motivo di estremo orgoglio. Gigio, quando pensi che sarà disponibile in italiano? Ci sto lavorando ragazzi, farò poi un mega annuncio e magari quello in italiano sarà leggermente diverso da quello in inglese, nel senso che aggiungerò delle cose e ne toglierò delle altre, delle cose che magari sono superflue per voi italiani, che sono invece fondamentali per chi non ha esperienza di pizza o chi non è italiano, e viceversa, quindi farò questo. E poi cavoli, l'ho girato 3 anni fa, capigliatura diversa, questo sarà un pochettino strano, vabbè, questo è giusto uno un po' vanitoso. Se non sei pizzaiolo, perché vuoi fare la pizza? Midori, se non sai perché voglio fare la pizza, perché la pizza ragazzi, io mangio pizza praticamente da quando sono nato e credo che molti di voi mangino la pizza più o meno da quando sono nati. E il fatto di non poter avere la pizza, prima di tutto il mio desiderio fin da quando ero bambino era, di quando sono stato bambino, insomma, quando l'epoca che fu, era quello di poter mangiare la pizza tutte le volte che mandava e quindi infatti rompevo le scatole ai miei genitori, ogni pizzeria, fermiamoci, ovviamente non succedeva, pizzeria magari si andava il sabato. E quindi sono cresciuto con questa fissazione della pizza, perché poi la pizza è felicità, ci mettiamo al tavolo, mangiamo, non te la fai da solo, la fai te la fai con altre persone, condividi e fai assaggiare la tua, cioè secondo me è il momento più bello di convivialità. Detto questo, perché faccio la pizza anche se non sono un pizzaiolo di professione? Perché quando poi mi sono trasferito, sono andato via da Napoli, non ho trovato una pizza degna di questo nome tanti anni fa, e quando mi sono trasferito in Inghilterra o quando mi sono trasferito 14-15 anni fa a Milano nel 2000 mamma mia quanto tempo è passato ragazzi, 17 anni fa, vi dico sempre 13 ma in realtà mo sono 17, e non c'erano pizzerie di livello, e quindi l'unica cosa che potessi fare era prepararla, però era un disastro ragazzi, le pizze facevano pietà, facevano schifo, perché non c'era YouTube, non c'era nulla, non c'erano, i maestri segreti se li tenevano belli stretti, quindi si andava per tentativi, la ricetta della nonna, dello zio, della zia, e questo si poteva fare. Grazie Big Boy Games, grazie da Valentina, grazie a Valentina. Posso usare il forno inglese la parte sopra con la fiamma allora, grazie da Valentina. Posso usare il forno inglese la parte sopra con la fiamma dietro e il grill sopra la porta aperta? Cioè, fammi capire, stai parlando dell'unicoda o di un altro forno? E quindi alla fine ho imparato facendo errori, ho fatto il corso, perché comunque anche se non sono pizzaiolo di professione, sono un pizzaiolo certificato, ragazzi, ho studiato, sono tornato a scuola, perché è una cosa che mi piaceva e l'ho fatta, anche se facevo tutt'altro nella vita, lavoro nel digitale, però perché? Perché quando io vedo mia figlia mangiare la pizza ed essere felice, questa è la cosa più bella per me. Quando invito i miei amici a casa e li vedo mangiare la pizza, essere felici, fare battute, per me è il momento più bello della domenica. Il fatto che io possa un giorno svegliarmi e dico, oh, stasera voglio fare la pizza, impasta 8 ore, è troppo bello. Per me è come avere il mondo nelle mie mani, avere il fulcro della felicità. E questo è quello che voglio comunicarvi. Perché io credo o penso che queste siano le motivazioni che spingono anche voi. Perciò io voglio condividere quello che so fare e quello che ho imparato e quello che imparerò. Perché ragazzi, non è che so tutto, non so niente, io imparo e anzi vi faccio pure vedere i video, ve lo dico, la biga non la facevo prima, adesso l'ho fatta, ve lo faccio vedere, poi magari continuo a imparare e condivido i prossimi step. Questo è lo spirito per rispondere a Midori. Mi sono allungato un po', ma quando parlo di pizza, delle motivazioni che mi spingono a condividere queste cose con voi, sono molto appassionato. And I'm so sorry I couldn't speak English now, because this is a very passionate speech about talk about pizza.
Ritorniamo alle domande. Bla 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 bla. Gigio, ui Gigio, come mai quando stendi l'impasto ci sono le grinze in superficie? E perché in realtà si era spatasciato, l'ho dovuto rifare, farlo di nuovo tondo e quindi poi si vedono le grinze, ma perché in realtà sono impasti vecchissimi. Forno di casa, ma con pietra a 12 minuti. Midori, cuoci in forno di gas. È bello che forse non ho capito proprio la domanda di Midori Midori. Buonanotte ragazzi, ciao Tiziana, è stato un piacere averti qui con noi. Gigio, racconta di te, non mi pare di averlo mai sentito in altri video. Sei nato a Napoli, quanto ci hai vissuto? Sì, adesso vi racconto. Ciao Gigio, grazie per i tuoi consigli, sto facendo pizze fantastiche, però se salgo oltre i 60 mi viene troppo appiccicoso e probabilmente devi caputo pizzeria. Ma la tagli con una rossa? Prova a cambiare farina, prova a cambiare, vedi un po'. Valentina, vorrei risponderti, però posso usare il forno inglese. Ma forse il forno inglese è proprio un tipo di forno, sopra con la fiamma del grill sopra la porta aperta. È come se fosse tipo il Lillo. Fammi capire questa cosa che voglio aiutarti. Parlare di me, sono napoletano, nato a Napoli qualche annetto fa. E nel frattempo guardate questa pizza, assaggiamo un pezzettino. Madonna mia, sono le 9:42, non potrei mangiare, ma come devo fare ragazzi? La pizza è la vita mia. Boh, tagliamo e vediamo com'è dentro. Dai. Allora, mi state guardando qua. Dai. Non sono particolarmente contento, ma sinceramente da un impasto così vecchio non potevo aspettarmi di più. Era un test, dai, un test simpatico. Però lo faccio. La prova dell'assaggio. Buono. Basta però, basta. Allora, l'unico da adesso però lo spegnerei, anche se ho degli impasti ancora più vecchi, sono vecchi di una settimana. Volete che li faccia? Vediamo che succede se cuocio un impasto di più di una settimana. Se volete fatemelo sapere che lo facciamo. Ciao Gigio, l'ho letto, la taglio. Niente dai, la mia domanda è stata superata e non letta. Fa niente, aveva modo di parlarci, ma diretto a tutti. Scusami Max, scusami, sono anche molto lontano. Devo tornare al computer per leggere. Qual è il modo più sicuro ed efficace, soprattutto per il rodaggio del biscotto? Devi lasciarlo acceso per qualche ora a temperatura non alta, intorno a 200 gradi, 250 gradi, insomma, devi per farlo asciugare. E va bene, in realtà c'è chi lo fa fare pure un paio di volte. Io l'ho fatto fare una volta sia per l'ardore che per il forno giù e mi sono trovato bene, insomma. Cosa consigli fare quando i panetti si rilassano troppo e devi aspettare ancora un'ora per infornare? Quello che ho fatto prima. Prendiamo i panetti, li riformiamo e via. Vabbè ragazzi, qua vogliamo strafare, vabbè. Strafacciamo. Poso questo qua, vado a prendere i panetti che sono in frigo. Attenzione, allora mettiamo nel frattempo il forno qua. Signore e signori, ecco a voi i due panetti. Mo sarà una roba un po' difficoltosa perché dovrò fare dovrò stenderli da freddi, quindi ma tanto 31, facciamo 31. Fatemi mettere questo. Che forno consigli da tenere in casa? F1 ragazzi, se volete un forno per pizze serio, F1 è l'unico che può stare in casa dentro. Poi se avete un balcone è un altro conto, ma dentro casa vi prego usate soltanto i forni elettrici. Fate quello che dico io, ma non fate ciò che faccio io. Quelle grandi massime. Mettiamo qua.
tutto sommato per stare in frigo non è male. Ragazzi, non so come lo stenderò, e dubito anche di riuscire a cuocerlo bene perché comunque è freddo. Non so se crescerà in altezza. Vediamo che viene, dai. Vediamo che viene fuori. No, è troppo duro, ragazzi. Avrei dovuto stemperarlo. Ma proviamo, va. Magari esce fuori qualcosa. Ah! Mamma mia, ragazzi. Prendo il mattarello. Scherzavo, Mai il mattarello. Scherzavo. Non vorrei che qualcuno poi magari pensasse che stessi dicendo sul serio. Non so. Magari l'altro sapete che facciamo? L'altro facciamo sempre che funzioni sto pasta, facciamo un panuzzo. Ho i miei dubbi. Mamma mia, mi sembra di stendere quegli impasti che facevo nel 2003, idratazione 40%. E vabbè, vediamo che succede. Io credo niente di buono. Guardate qua. Questa è una cosa alla quale dovete fare sempre attenzione, vedete? Questo è un chiaro segno che ormai la maglia glutinica sta cedendo. Mo, se avessimo messo il pomodoro qua, la prima cosa a rompersi era questa parte ingirata e quindi questo avrebbe tagliato l'impasto facendo cadere tutto il pomodoro. Vedete? Che cosa si fa in questi casi quando si nota un cedimento della maglia glutinica? Poco, perché in realtà se cede qua significa che cede pure qua. Diciamo che quello che si può fare quando si notano queste cose è prendere, guardate bene, prendere questa parte dell'impasto e coprire qua, fare una specie di toppa, ok? Questo vale chiaramente anche quando l'impasto si buca in stesura. Quando si buca in stesura potete fare questo tipo di trucco e quindi evitate che poi l'impasto continui a rompersi, perché una volta che mettete gli ingredienti sopra e lasciate il buco oppure lì è debole, poi il pomodoro esce da qui o esce l'olio e quindi lui si attacca sulla pala e non scivola più. E poi, voglio dire, si sprecano le parolacce, che vi sento, Io vi sento quando dite le parolacce, quando si attacca la pizza, non è che arrivano tutte, quindi fate attenzione. Allora, prendo la pala. Attenzione, microfono rumoroso. Scusate. Controlliamo. A sto giro mi guardo bene dal mettere farina, anche perché la pizza è così fredda. Facciamo una cosa proprio poco. Sono amante del brivido e del rischio. Ok, guardate qua. Ok, a scivolare scivola. Magari ci mettiamo giusto un filino d'olio. E vedere quello che succede. Siete pronti? Diceva Madonna, siete pronti? Siete caldi? Anch'io. Mica eccitazione, ragazzi, soltanto i vecchiazzi come me se la ricorderanno questa cosa. Senza offesa, in realtà vi ho già offesi, insomma. Ecco qua. Vediamo che succede. Io direi di aumentarlo qua.
napoletano, avete notato, l'ho fatta più piccola. Giriamo. Aveva proprio voglia di bruciarsi, Cresce a rilento, ma cresce. Ma una pizza di un giorno, 2 giorni si sarebbe già gonfiata alla grande. Questa qua chiaramente non ce la fa. Questa l'ho fatta, l'ho impastata sabato, non scorso, 2 sabati fa, e lasciata poi in frigorifero. Ci siamo, mettiamola nel piatto. Dai, tutto sommato carina, dai. Abbasso la temperatura qua del forno. Ok. Bruciata. Ok, vediamo quanto è mo. 3,90. Allora, la tagliamo e vediamo com'è dentro. Ragazzi, impasto di oggi è lunedì, sabato sera, sono impasto di 9 giorni fa. Attenzione, 9 giorni. Fra un poco apriva la porta del frigo, usciva e mi chiamava papà. Papà. Ed eccolo qua. Vedete ragazzi, è davvero facile bruciare in questo forno quando si ha il biscotto, come diceva Sky One. Alla salute ragazzi. Ragazzi, mi sembra di aver cotto il lievito. Terribile. C'è anche un senso di patatina fritta. Non è male, ma non ci farei mai una pizza. È particolare. Sì, sa tantissimo di lievito madre. Non lo fate. Non lo fate mai. Eros, saludos. Hola Ecuador. ¿Cómo estás, amigo del Ecuador? Allora, che ne dite di questa prova? Saluti da Avellino. Ciao Tony di Avellino. Che forno consigli? Ve l'ho detto. Come cambia il risultato finale con una puntata lunga in frigo e a pretto e viceversa? Quello che ho trovato insomma è proprio nella tenacità dell'impasto. A livello di differenze, magari la differenza la trovi nel panetto. Se fai il panetto presto insomma si rilassa troppo. Però in cottura alla fine viene sempre, però diciamo che se fai uno staglio di 4 ore, 5 ore su un panetto, una farina ben maturata, cioè un impasto ben maturo, scusatemi, secondo me puoi mirare più al canotto. Mentre invece se lo fai più lungo invece puoi stenderla meglio a mo' di pizza a ruota di carro. Mia opinione. Ok. Big Boy, mi dicevi, vivo a Londra, Valentina mi pare.
Ho il forno classico di gas e acqua diviso in due parti, gas, scusami, di qua, è diviso in due parti, sotto non escono le fiamme, ma c'è sempre gas ed è sporco d'olio. È diviso in due, sopra c'è uno sopra le fiamme, dietro, e puoi attivare anche il grill. Quello di sotto è sempre gas e ci mette il doppio a cucinare il pollo, perché non ha le fiamme, ho capito. Non è un problema, ti dico, Big Boy Games o Valentina, perché in realtà avendo il grill è quello che ti interessa, perché tu puoi comunque cuocere la pizza, la parte di sotto della pizza la cuoci su una padella e nel frattempo tieni caldo il grill e finalizzi la pizza. Io generalmente insomma dico sempre, ragazzi, col forno a gas non riuscite a fare il metodo combo, perché i forni a gas raramente hanno un grill, credo per questioni di sicurezza, immagino, perché sono progettati così. Però tu adesso mi dici che hai il grill e questa è una cosa buona. L'importante è cuocere soltanto la parte di sopra e finalizzare, perché la cottura iniziale è quella che conta, è quella che cuoce veramente la pizza. Spero di essere stato esaustivo. Gigio, la pala va pulita con coda tra una girata e l'altra, perché si sporca, si accumulano grumi. Sì, vabbè, guarda, se vi faccio vedere la pala, in effetti è una schifezza. Guardate, giusta domanda, giusta osservazione, giusto tutto. Ma adesso questa pala qua è un disastro, perché una pizza può teoricamente può far più fatica a scendere, perché non è più liscio come qua. Quindi diciamo, se sporcate la pala, se la sporcate, tendenzialmente non si dovrebbe sporcare, non dovreste sporcarla, si sporca quando mettete troppa farina o quando scendono i condimenti. Però se sporcate va chiaramente pulito. Il pallino da girata soprattutto è di fondamentale importanza, perché se si attacca sotto e strappate tutto e poi succede un disastro. Hi Gigi, I'm interested in this oven for a while now, but I'm afraid the stone is too thin and cannot cook Napolitan pizza properly. It can cook. First of all, hi, sorry William. Yeah, it can cook a Napolitan pizza. This oven is designed for Napolitan pizza, but you have to pay attention, because if you keep the temperature over 390 degrees Celsius, pizza is gonna burn 100% below. So you should make sure to keep the temperature below 390 and before putting pizza in the oven. And once the pizza is in the oven, at some point after 30 seconds roughly, you can increase the flame, the power of the flame, and you can continue in Napolitan style. But at the same time, I think it's probably recommended to keep even the sides of the pizza smaller than the usual. Otherwise the pizza will be too close to the flame, and as a result your pizza will burn on top. That's the thing. So it's a bit tricky learning how to use it, but once you learn how to use it, it's an oven that can really satisfy you. This is the third time not in a row, third time in 1 year I use this oven, because I used just twice for the unboxing and for the first pizza, and then I left the oven somewhere in a room. I could do better. I could do better, much better, but I think it's just a matter of practicing. My son say to subscribe to this challenge, Big Boy Games alone he plays. I don't Big Boy Games. I don't know if there are players to Roblox. I don't think so. I think the age is slightly higher for that kind of game. Anyway, Gigio, purtroppo hai saltato la mia domanda. Con 16 a quel prezzo. Non l'ho saltata, in realtà ho detto prima che non mi sento di consigliare qualcosa che non conosco. L'unico da 16 mi sembra un bel forno, però quello che ti posso dire è di vedere i video di Antonio di Malati di Pizza, che farà vedere proprio questa cosa, e vi dirò di più. Faremo una comparazione tra Unicoda 16 e Unicoda classico per vedere i pregi e i difetti, quindi faremo un video congiunto nel quale parleremo dei due forni e insomma in differita
lui è in Campania e io qua in Irlanda, ci collegheremo e faremo queste pizze e poi proveremo a fare questa comparazione. Però non mi sento di dirti è migliore di un forno o di un altro, perché non avendolo usato ti direi una sciocchezza, non mi sento di darti questo consiglio, però mi sembra comunque un buon forno. La pietra sotto è quella originale del forno, sì Alessandro. Ben grazie, spero su pugliese di brindisi. Io devo fare i panzerotti, porca miseria, ho voglia di fare i panzerotti pugliesi. Li so fare, ma non so se siano buoni o meno, però li ho fatti, li ho imparati a fare al corso. Quando è che ci porti 2 impasti 48-72? Anto, io mi ho fatto un impasto di 9 giorni. Cioè, ma ti rendi conto? Dove è quello di 72? 72 is for kids. 9 days is for men. Una domanda, la pizza si ritira, usi troppo sale o farina troppo forte? Sì, ti sei dato la risposta, oppure non hai dato il tempo di maturare, insomma hai usato una farina forte per una maturazione breve e quindi chiaramente la pizza torna indietro. Gigio, qui in Italia vanno molto impasti cereali e camut, fare un video di impasti del genere, ho fatto farro settimana scorsa, molto contento, la prima volta che lo facevo. Da quello che mi dicono quelli che hanno mangiato pizza al farro sembra buona, soprattutto per essere una pizza al 100% farro. Questa è una cosa. Poi ragazzi dipende, perché queste farine qua non le trovo, quindi devo mettermi a cercare e vedere se riesco a trovare farine diverse, e poi sì, se le trovo ragazzi mi illustro. Altre cose c'ho a qualche parte un sacco rosso del Molino Rossetti, mi è stato gentilmente donato da un'amica nonché follower, quindi utilizzerò un Molino Rossetti, magari ci faccio una recensione. Questo riesco a trovare ragazzi, quello che mi arrangio, elemosino farine in giro. Well, thanks for the explanation. Oh, thank you so much for asking. Hi Gigio, how long does it take to clean up Unicoda? Does it make a lot of ash? Honestly, look at this. You know, I cooked pizza a few minutes ago. Now it's going. The flame is not high. It's not, you know, the highest possible. I think it can take probably up to 30 minutes to clean. And in terms of ashes, it's fine. I mean, once the oven is off, actually once you shut down the flame, you can clean with wet, gently wet towel. You know, it shouldn't really drop, otherwise you're gonna break the stone, so pay attention. Ciao Gigio, che farina consigli per una lievitazione temperaturamente di 10 ore? Saluti da Zurigo, sei un grande. Grazie a te. Una caputo blu va bene, magari temperatura ambiente, dipende, se sono 30 gradi avrei dei dubbi, però fai una cosa, se trovi l'hai caputo, mettici, che ne so, un 85% caputo blu, 90% caputo blu e solo un 10% di rossa, se fa caldo, anche se sei a Zurigo, e immagino che Zurigo non sia proprio nota per il famoso caldo di Zurigo, il famoso caldo tropicale, penso che faccia abbastanza freddo, quindi forse solo la blu va più che bene. Grazie mille, sei stato gentilissimo, grazie a te Laps. Lievito, ti ho scritto sopra riguardo il forno. Big Boy, spero di aver risposto alla domanda. Ho risposto alla domanda, devi usare il grill, soltanto il grill, mentre invece la parte di sotto la cuoci in padella e vai benissimo. Ciao Gigio, alimenti il forno a GPL? No, è alimentato a propano o patio gas. Yeast infection forever, haha. Yeast infection for what? For the pizza? O for what? Buon proseguimento. Ciao Peppe, è stato un piacere. Allora ragazzi, prima di terminare questa diretta che mi ha davvero divertito e mi ha dato grandi soddisfazioni, siete in 73 ragazzi, in 73, pazzesco. Voglio cuocere un'ultima cosa, voglio fare un panuzzo sperando che cresca in cottura. Quindi adesso abbasso la temperatura del forno perché il panuzzo va cotto a temperature più basse.
perché è un pane, quindi non deve cuocere con la cottura avvampata. Ci siete? Allora, andiamo qua sul forno, così posso anche vedere, proprio minimo. Adesso vediamo la temperatura, quanto è di questo? 4,71. Mi sa che devo cuocere la bocca di forno, perché sennò succede un guaio. E facciamo quest'ultimo panetto. Mettiamo qua. Ciao Peppe, grazie per l'aiuto, grazie per il supporto. Ho comprato il forno micro 500, è un ottimo concorrente. Non lo conosco. Mamma mia, ragazzi, c'ho quasi vergogna a fare questa cosa. Però questo lo stiamo facendo soltanto per una questione scientifica, eh? Siamo amanti della scienza e vogliamo vedere che cosa succede. Questo è il dentro. Ci sta qualche segno di antica lievitazione. Oh yeah. Qui non serve il cornicione quando fate i panuzzi, non serve niente. Ok, ho fatto dei panuzzi migliori, ma essendo ancora freddo da frigorifero sinceramente non posso aspettarmi molto di più. Lo lasciamo qua. Che video vorreste vedere la prossima volta? Magari se riesco a postare un video giovedì che non ho ancora girato. C'è qualche cosa che desiderate? Fatemi sapere. Nel frattempo, chi non ha ancora messo like, per cortesia lasciate un bel like se vi è piaciuto il video. Ovviamente se non vi è piaciuto va bene così, rimaniamo sempre amici, ragazzi. Un bel like. Ricordate che ci sono gli abbonamenti adesso, bella sottoscrizione, poi c'è quella lì proprio top, quella top che costa un pochino, però ragazzi facciamo i corsi via Zoom, quindi in realtà è come insomma vi seguo davvero di persona, ci vediamo e vi faccio vedere tutto, insomma se avete dei problemi li risolviamo insieme. Problemi ovviamente relativi alla pizza, mi piacerebbe risolvere problemi di altro tipo, ma ancora mi riesce difficile. Pala bella sporca, un po' di farina, non va bene ragazzi, sporco di ponto. Dicevamo farina, quanto basta per fare quella fiammata che abbiamo fatto prima. Metto qua. Ok, siete pronti? Ultima infornata della serata. Forno basso, vediamo la temperatura. Ok, dai, 340 in fondo e 240 avanti. Allora, la cottura, diciamo,
La cottura di questa tipologia di lievitato è una cottura più lenta, quindi non vi aspettate di cuocerlo in 90 secondi, in 1 minuto, 3 minuti, ci vuole il tempo che ci vuole, perché deve essere una cottura uniforme, deve essere una cottura costante e deve essere una cottura a temperatura più bassa, come per il pane. Alla fine è pane questo. Non so se riuscirà, dato che come ho detto prima l'impasto ha la bellezza di 9 giorni, però vale la pena tentare. Vediamo. Piano piano si sta gonfiando, piano piano. E nel frattempo io vi leggo, anzi facciamo una cosa, vi leggo e guardo qua, così almeno qua, regia, vediamo che cosa succede. Probabilmente questa domanda è stata fatta 1000 volte. Parere su quale è meglio per la cottura della napoletana, forno F1 elettrico o questi piccoli a gas. Io preferisco, ho usato un P, non ho usato il P134, ne ho usato un altro e non mi sono trovato bene per la napoletana, però so che l'F1 come forno è notevole. Però sentendo ciò che ha detto Antonio, confrontando il Coda con un F1, l'F1 biscotta un po' il fondo, mentre invece un forno come questi no. Quindi attenzione, fatemi girare. Ragazzi, sembrano dei sofficini. Ok, leggiamo ancora. Grazie Max, grazie mille, grazie per l'applauso. La giusta temperatura per la maturazione in frigo quanti gradi? 4 gradi. 4 gradi, tu in pratica fermi la lievitazione e prosegue soltanto la maturazione, altrimenti prosegue la lievitazione e poi si accorciano i tempi della lievitazione fuori dal frigo. Le pucce salentine con quel forno dovresti fare un ottimo prodotto. Le pucce sono da provare, hai ragione. Nel prossimo video è possibile vedere un impasto per pizza napoletana con l'autolisi? Me lo state chiedendo? Si può fare l'autolisi, dai. Facciamo questa autolisi e vediamo come viene. Consiglieresti il biscotto saputo sull'uni? Ragazzi, se non volete stare dietro a tutte queste cose che ho fatto stasera, si brucia, non si brucia, sì, però consci che per portarlo in temperatura ci vuole più tempo. Alziamo poco qua. Per aiutarmi a vedere se sta bruciando, Vediamo che cosa succede. Oh, sembrano... La fiamma comunque è bellissima, guardate. Devo dire la verità, quando ho acceso la prima volta l'Unicoda mi ha fatto un'impressione più bella rispetto al Rockbox. Esteticamente il Rockbox è top, secondo me esteticamente li batte tutti, però le difficoltà nell'accensione e sta fiamma che sta solo in un posto, sinceramente non mi sento di consigliarlo attualmente. Non è un grande passo in più rispetto all'Unicoda. Vediamo come va. Grazie Caterina, grazie mille. Allora, proviamo ancora a girare. Non bruciarti, dai. Ecco qua. Vedete, li ho lasciati quasi fuori. E qui aprirei una bella parentesi, a parte il fatto che non si vedono bene secondo me. Ecco qua.
aprirei una bella parentesi sul lasciare le cose fuori. Perché? Perché, per esempio, con Rockbox hanno risolto il problema delle bruciature, aggiungendo, ma non la Gozni, la società che fa Rockbox, diciamo gli utenti, gli acquirenti, hanno creato una sorta di tavolino esterno che si aggancia in modo tale da fare quello che sto facendo adesso, lasciare il pane un po' fuori, la pizza un po' fuori e cuocere soltanto una parte, evitando così di bruciarla perché la si allontana dalla fiamma. Questa secondo me è una furbata, è una roba bellissima e dovrebbero proprio implementarlo come cosa standard, perché adesso il pane, questo va benissimo perché sono rigidi, quindi non li posso lasciare un po' dentro e un po' fuori, ma quando fate una pizza napoletana, che facciamo? Facciamo colare l'olio, quindi mi sa che l'idea di avere il tavolino esterno è una grande idea. Leggiamo un po' le domande. Il ninja della pizza. Mamma mia, boss, stai provando a fare i panuzzi. Per me è come il Super Santos. Me lo portavo pure dentro al letto. Sono gragnanese. Mi sorprendo sempre, sei una potenza. Grazie, ho detto da te che sei di Gragnano. Io alzo le mani, ragazzi, alzo le mani. Sì, non ho mai avuto un forno più pericoloso di questo. L'altra volta stavo cucinando delle patate al forno e perché a gas c'è dell'accumulo di olio sul fondo e il forno mi ha fatto una fiammata. Mamma mia, ragazzi. Ci sarà un motivo per cui i forni a gas non li vendono più. Sono panini, sì, sono panuzzi, che sono dei panini fatti con l'impasto della pizza. Andiamo a vedere a che stanno. Manca poco, ragazzi. Ragazzi, ma non è poetica questa immagine? Sembra un quadro. Guardate com'è bello, guardate. C'è i panuzzi al centro. Sembra un quadro di Caravaggio. È fantastico. Scusate, ragazzi, mi sto esaltando da solo, ma è un'immagine poetica, secondo me. No, Luca, guarda che ci sta il ninja della pizza che si offende se dici che sono come i panini del kebab. Comunque si assomigliano a quelli del kebab in realtà. Li prendo, dai, li prendo. Vediamo un po'. E con questo Rockbox, con questo, con i coda. Ciao. Ora attenzione che prendo una grata. Quando fate pane o focacce, pizze al taglio, assicuratevi di avere sempre una grata perché permetterà al vapore di insomma andar via scusate, mi sto allungando, come andar via regolarmente, insomma non si accumula sotto. Se lo mettete in un piatto adesso questo, il fumo che sta uscendo dal panozzo in forma di vapore si accumula sotto, bagna il fondo e lo fa ammorbidire, quindi non è quello che noi vogliamo in realtà. Allora ricordiamoci sempre che questi sono due panozzi fatti con un impasto di 9 giorni, ragazzi, 9 giorni. Come vi ho detto prima, questo tra un poco apriva il frigorifero e mi chiamava papà. E quindi normalmente non dovrebbe venire così, dovrebbe venire meglio, però comunque sono contento di come sono venuti, ma sono curioso di vedere come sono e magari cercare un coltello decente. Ecco, altra cosa importante, non andrebbero tagliati caldi, ma non è che voglio aspettare mezz'ora per vedere come sono. Allora, li stacchiamo. Li faccio vedere che li stacchiamo a fare. Andiamo qua. Facciamo una cosa,
tagliamo da qua. Questo è il dentro. Il profumo è buono, però tendente secondo me al lievito madre. Apriamolo così. Ah, un po' di provolone, un po' di prosciutto. E che vi mangiate, ragazzi? È strano, Ha delle note tutte sue. 9 giorni sono tanti. Magari piace, però non ne farei un grande abuso. Buonanotte Domenico e grazie ancora. Scusatemi. Poveroni è acceso da 3 ore minimo, è acceso da 2 ore e 45. Beh, però Luca ci abbiamo fatto una bella diretta, dai. Non ho mai fatto una diretta con forse una sola volta con Rockbox, però ho fatto solo una pizza, ma tipo 3 anni fa, 4 anni fa. Non ho mai fatto una diretta dove faccio vedere proprio tutti i tipi di pizze, impasti diversi, quindi valeva la pena. Che deve fare? Il lavoro suo, questa è la terza volta che lo uso e non si deve neanche lamentare, ecco, l'ho lasciato fin troppo tempo in soffitta. Uni dovrebbe pagare per affidabilità testate in diretta. Ma sono commestibili dopo 9 giorni. Tanto commestibili sono commestibili, è che il sapore è diverso, cioè non ti aspettare il sapore neutro del pane, anche del pane fatto con il lievito madre o della pizza fatta con il lievito madre, qualcosa in più, perché esso stesso stava diventando lievito. Però non ancora a quel punto, però ha cominciato a sviluppare quegli aromi. Però la maglia glutinica c'era ancora. Nel momento in cui la maglia glutinica sparisce, puoi usarlo come lievito. Io sono riuscito a fare una pizza ottima dopo 7 giorni. Ma se 7 giorni si può, se usi una farina molto forte, tipo una Caputo rossa, la puoi fare tranquillamente. Ci sta un video in cui l'ho fatta, 160 ore mi pare. Fai video ricetta panozzi salto in bocca, anche questa è una buona idea. Grazie per la risposta, comunque scusa ma ho dovuto mettere il video in pausa un paio di volte per mettere a letto. No guarda, grazie a te, grazie anche per il supporto al canale, l'ho apprezzato molto. Spero che tu possa ritornare, non ricordo te in diretta. Ok, allora ragazzi, io direi che escici questa 4872. Sinceramente non credo di poterla fare questa settimana, perché 48-72 significa che sono 2 o 3 giorni. Io i video li faccio uscire di giovedì, non c'è tempo, perché avrei dovuto impastare forse ieri per poi fare il video e per fare il montaggio. Però sarà sicuramente un topic, un argomento per uno dei prossimi video. Perché no ragazzi, io adesso mi leggo tutti i messaggi e prendo nota dei vostri consigli. 9 giorni effettivamente, ma il bello è proprio questo: provare, è sempre importante. Questa è una citazione: provare. Allora, che dirvi, vi ringrazio per essere stati qua con me questa sera. Spero di avervi fatto compagnia, voi sicuramente mi avete fatto compagnia, vi ho mostrato un po' di cose, ci siamo divertiti, fatto qualche errore, qualche altra cosa più bella, abbiamo testato il forno, abbiamo visto di che roba si tratta, abbiamo visto la tipologia di forno, aspettando poi la prova che faremo con Antonio. E nel frattempo, se siete interessati all'Unico da 16, andate sul suo canale e vedete, ci sta quel video bellissimo, c'è il link, se lo volete comprare lo comprate da là. No ragazzi, grazie a voi, grazie veramente per essere intervenuti. Vi ringrazio, nel corso delle prossime settimane vedrete un po' qualche cambiamento nel mio canale.
ci sto lavorando un po', perciò che sono scomparso dall'altra piattaforma su cui facevo qualche diretta in più. È una cosa buona, vedete un po' di cambiamenti buoni, vedo se riesco a fare almeno 2 video a settimana, incluso una live, e diciamo voglio un attimo darvi video che possano avere più senso per voi e che Vincenzo non lo vende sto coso ma neanche Antonio lo vende, non lo mette il video, però c'è là il forno, appena mette il forno, cito pure lui ragazzi, però non ha fatto ancora video, lui c'ha c'ha in ballo un paio di video, perché c'ha un paio di forni nuovi, ha un ardore e un Ico da 16, quindi aspettatevi fuochi d'artificio, probabilmente anche questa settimana qua avrà già fatto qualche cosa Enzo. Quindi ragazzi, aspettatevi qualche cambiamento sul canale, cambiamento buono. Già adesso sto cominciando a cambiare un pochettino la grafica del canale, l'organizzazione delle playlist, tutta una serie di cose, perché voglio cercare di darvi un contenuto che vi possa servire e che sia davvero fatto su misura per voi, che sia facile da capire, da trovare, e quindi ed è questo il motivo per cui ho fatto quel sondaggio l'altra sera. Ce ne saranno altri che farò successivamente, perché più so quali sono le vostre esigenze e che cosa vedete voi nella pizza, e più io potrò fare un contenuto idoneo e adeguato a quello che siete voi, perché ragazzi, alla fine, se non faccio cose che vi piacciono, cose che vi servono sostanzialmente più che piacere, che senso ha? Non ha proprio senso. Quindi sono tutto orecchie, e fatemi sapere quello che vi interessa. Mura, vabbè ragazzi, mi state toccando tutte le corde, e noi siamo una specie di gilda della pizza, noi ci sentiamo spesso tutti quanti, con Sergio Mura, con Enzo, Vincenzo, con Antonio, siamo un gruppetto, noi abbiamo canali separati, ma in realtà noi lavoriamo dietro le quinte insieme, perché la pizza è gioia, e noi cerchiamo di dare gioia alle persone. La pizza fatta a mano, Luigi non lo conosco, lo seguo, sono iscritto al suo canale, sono curioso, e ci sono un po' tutti. Ragazzi, allora, grazie ancora. Se non avete messo il like, lasciate un bel like se vi è piaciuto il video, altrimenti non fa niente, amici, come prima. Vi ringrazio e vi dico ciao e alla prossima. Ciao e buona serata. Un abbraccio.